noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve Regina, Pensiero di Padre Pio di oggi. Il peccato è come una lebbre dell'anima che deforma e allontana da Dio. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
mio Signore, c'è la tua luce dentro al mio cuore. Tu sei la guida, sei la mia via, con te vicino non ho più paura. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Mi sveglio e sento la tua presenza, sei tu che doni pace e speranza. Ogni mattina il tuo amore è lì, che mi accompagna lungo i miei giorni. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Cammino il mondo col tuo respiro, dentro di me il tuo spirito vivo. Non c'è più buio, non c'è più notte, perché il tuo amore mi illumina forte. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, buona e santa domenica, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Carissimi fratelli e sorelle, volevo informarvi che Don Luca mi sostituirà solo per qualche giorno. Ringrazio in anticipo Don Luca per la sua disponibilità. Purtroppo nell'orario delle preghiere del mattino dovrò dedicarmi alla terapia riabilitativa necessaria per la mia salute. Ma fratelli e sorelle, ci tengo a rassicurarvi tutti. Continuerò a esserci nelle preghiere, come ho sempre fatto in questi anni. Poi, fratelli e sorelle, nel mese di agosto mi prenderò una settimana di riposo. Sarà solo una breve pausa per ricaricarmi un po', ma ci sarò sempre con voi. Vedete, mi hanno davvero commosso i tanti messaggi pieni di affetto che mi avete inviato. Per questo vi ringrazio di cuore. Siete un dono prezioso per me. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi chi lavori nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa né sacca né sandali
e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 6 luglio 2025, 14ª domenica del tempo ordinario. Carissimi fratelli e sorelle, oggi in questa 14ª domenica del tempo ordinario, il Signore ci invita a entrare in un ritmo diverso rispetto a quello del mondo. Mentre la società di oggi ci propone affanni, competizione e fretta, le letture di oggi ci parlano di pace, di consolazione, di una missione che ha al centro la mitezza, l'annuncio, la guarigione. Tutti noi, fratelli e sorelle, viviamo in un tempo in cui la parola pace sembra quasi retorica, svuotata, persino ingenua, eppure Dio non smette di offrircela come dono, come segno della sua presenza, come stile di vita per chi lo segue. Per questo tutti noi oggi dobbiamo lasciarci guidare da questi 3 testi potenti di questa liturgia, perché nella prima lettura ci sarà offerto l'immagine materna di Gerusalemme, il cuore ferito ma amato del popolo di Dio. Poi nella seconda lettura un appello di Paolo a non cercare la gloria umana, ma a vantarsi solo della croce. E infine il Vangelo, come abbiamo ascoltato, ci mostra Gesù che invia i suoi discepoli in missione, portatori di pace e guarigione. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dal libro del profeta Isaia, il profeta ci regala una delle immagini più tenere e sorprendenti di Dio, e leggiamo dalla prima lettura: come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Carissimi fratelli e sorelle, Gerusalemme è vista come una madre che nutre e consola i suoi figli. Dopo un tempo di sofferenza e desolazione, passiamo dall'esilio babilonese, il profeta Isaia annuncia un tempo nuovo di gioia, di abbondanza, di pace ritrovata. Questo non è solo un ritorno fisico a casa, ma un ritorno all'intimità con Dio. È interessante, fratelli e sorelle, notare come in questa prima lettura di oggi il profeta non parla solo di ricostruzione, ma di una vera e propria trasformazione effettiva e spirituale. Dio non si presenta come un giudice severo, ma come una madre che si prende cura del suo bambino, che lo nutre, lo tiene in braccio e lo accarezza. Carissimi fratelli e sorelle, quante volte anche noi viviamo il nostro esilio interiore, momenti di solitudine, fallimenti, malattie, angosce, eppure Dio ci promette una consolazione reale, perché vuole essere per noi come quella madre che ci prende per mano e che ci dice: non sei solo, sono qui, ti consolerò. Vedete, fratelli e sorelle, l'immagine della madre che ci offre oggi questa prima lettura parla in modo speciale anche a chi si sente stanco, abbandonato, ferito dalla vita, perché invita a farci anche noi, Gerusalemme, madre accogliente per chi ci vive accanto. Nella seconda lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla lettera ai Galati di San Paolo Apostolo, Paolo ci lascia una frase che, se presa sul serio, rivoluziona la nostra idea di successo e di identità, e leggiamo dalla seconda lettura di oggi:
non ci sia per me altro vanto che nella croce di nostro Signore Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, in questo mondo che cerca gloria, fama, apparenza, Paolo ribalta tutto, perché la gloria vera sta nella croce, ossia nel dono totale, nell'amore che si sacrifica. Per questo Paolo aveva tanti motivi per vantarsi: cultura, origini, successo nella predicazione. Eppure lui sceglie di vantarsi solo in Cristo crocifisso. E qui anche per noi c'è una lezione davvero importante. Carissimi fratelli e sorelle, tutti noi viviamo in un tempo in cui il valore della persona sembra misurarsi con il mi piace su Facebook, ma la vera misura del cristiano è un'altra. È l'amore, il perdono che costa, la fedeltà anche quando nessuno ci applaude. Infatti Paolo cosa ci dice nella seconda lettura di oggi? Io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. Le stigmate, fratelli e sorelle, non sono solo quei segni fisici che abbiamo visto nelle mani e nel corpo di Padre Pio, ma sono anche le ferite del cuore, quelle lasciate dall'amore, quelle senza difesa. Per questo tutti noi cristiani oggi abbiamo il dovere di accettare di portare quelle ferite, perché sono proprio quelle che ci rendono tutti simili a Cristo. Nel Vangelo secondo Luca che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, ci viene presentato Gesù che invia i 72 discepoli. Come abbiamo letto, li manda 2 a 2, non da soli. E questo ci dice che la missione non è mai personale, ma comunitaria. Infatti, da sempre la Chiesa insegna che si parte insieme, ci si sostiene. Ma i discepoli che cosa dovevano fare? Non dovevano fare grandi miracoli, nemmeno discorsi complicati, ma dire semplicemente pace a questa casa. Vedete la potenza di questa parola, pace, proprio come diciamo noi francescani, pace e bene, non è solo l'assenza di guerra, ma è anche la pienezza del bene, l'armonia tra le persone, la fiducia nel futuro. E questo è il segno della presenza di Dio. Per questo Gesù oggi promette che se troverà un cuore disposto ad accogliere quella pace, la vostra pace scenderà su di lui. Carissimi fratelli e sorelle, in questa lettura del Vangelo di oggi abbiamo sentito anche questo versetto: curate i malati che vi si trovano. Ecco la missione, portare pace, curare le ferite, stare con chi soffre. Oggi ogni cristiano è inviato come i 72 discepoli nella sua casa, sul posto di lavoro, nella sua famiglia. Non tutti predichiamo, ma tutti possiamo portare pace, con una parola gentile, con una visita a chi è solo, con un gesto di perdono, con la cura quotidiana di chi ci è affidato. Vedete, nel mondo di oggi, ferito da tante guerre, da tensioni familiari, da crisi di senso, da crisi di governo, essere portatori di pace è la vera profezia. Ma tutti noi ci dobbiamo sempre ricordare che se diventiamo portatori di pace, Gesù non ci lascia soli, ci manda, ma ci accompagna. Allora, fratelli e sorelle, in questa domenica il Signore ci invita a fidarci della sua consolazione, a non temere le nostre fragilità e soprattutto a lasciarci guarire dalla sua pace per diventare tutti insieme strumenti di amore per gli altri. Allora oggi, fratelli e sorelle, ciascuno di noi si lasci raggiungere da questa parola affinché possiamo essere sempre più consapevoli di essere portatori di un dono immenso, la pace di Dio che guarisce i cuori e cambia il mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 6 luglio 2025,
14ª domenica del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza.
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui il risorto. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste, gli Apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato infatti è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo, come noi, e diventare l'apripista di una nuova umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes enflentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. La preghiera del pellegrino. Signore, io mi metto in cammino sempre per raggiungerti e incontrarti. Tutta la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Diventare tuo discepolo è lo scopo di tutto il nostro camminare nella vita. Fa che impari a migliorare me stesso, guidato dalla parola del tuo Vangelo. Solo così farò veramente quel pellegrinaggio che mi aiuta a diventare un vero cristiano. Tutto ciò che ho conosciuto e imparato ora diventi patrimonio della mia esistenza, perché io lo possa trasmettere con la testimonianza di una vita di fede. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Maria, Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Oggi si festeggia Santa Maria Goretti, la martire della purezza che ha aperto uno squarcio luminoso di cielo sulla livida palude dei sensi. Nel profilo spirituale, semplice e lineare di Maria Goretti mancano gesti clamorosi, mancano eroismi e altre iniziative che di solito caratterizzano la vita di un santo. Lei era una ragazzina semplice e anche ignorante. Viveva il cristianesimo però con tanta gioia e consapevolezza limitata al grado di conoscenza che ne aveva a quell'età e in quelle condizioni. Il suo cuore però era puro, la sua intenzione sempre retta. Si è saputo difendere a prezzo della sua vita un ideale e la sua purezza. Alcuni ideali che sono parte viva del patrimonio cristiano. Significa che aveva un forte senso dell'amore di Dio, che era più grande, a tal punto da preferire la morte piuttosto che offenderlo con un peccato. Maria Goretti è una santa tipica della miseria bracciantile e contadina che ha colpito il centro e il meridione tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Maria Goretti rappresenta l'eroica figura che ebbe il coraggio di rimanere fedele alla propria fede fino al punto da rinunciare al bene prezioso della vita. Aveva 12 anni, quando Alessandro Serenelli, il giovane figlio di un povero bracciante che abitava nello stesso casale dei Goretti, chiamato Cascina Antica, ha tentato, senza riuscirvi, di violentare la ragazza. Questi, vedendosi rifiutato, con un punteruolo cominciò a colpirla ripetutamente. Maria era nata a Corinaldo di Ancona, nella regione Marche, da una famiglia di poveri braccianti. Mentre tante famiglie emigravano nelle Americhe, questa famiglia ha accettato di lavorare come mezzadria in una fattoria nell'Agro Pontino, prima a Colle Gianturco e poi a Ferriere di Conca, una zona davvero insalubre, a pochi chilometri da Nettuno, costituita dalle sterminate pianure incolte. Qui i coloni marchigiani hanno vissuto una vita dura e anche difficile, assoggettati al peso delle fittanze agrarie e sperimentando spesso il rifiuto degli abitanti del luogo. E Maria era una di loro, una contadinella bambina, in un mondo rurale dove la vita era faticosa e dove si lavorava per la pura sopravvivenza. In questa semplice fanciulla l'estrema giovinezza, l'ignoranza intesa come non conoscenza
ed il fatto che vivesse di stenti non preclusero la strada alla manifestazione della grazia di Dio. Anzi, Dio amore infinito, che durante la propria esperienza terrena non fece mistero di guardare con particolare paterna tenerezza ai piccoli e agli umili, scelse Maria Goretti proprio in conseguenza della sua estrazione sociale. Alla morte del padre, un emigrante marchigiano stroncato dalla malaria poco tempo dopo aver scelto di emigrare nella campagna romana, la piccola di soli 10 anni, priva di mezzi, ma animata da una sincera fiducia nell'amore di Dio, scelse di intercedere per il genitore, recitando quotidianamente il rosario. Ella manifestò una tale devozione a Gesù da meritare un aiuto che le permettesse di acquistare l'istruzione necessaria a ricevere l'Eucarestia. Maria, che collaborava con la mamma al lavoro domestico, forte della fede ricevuta da una famiglia cristiana, ha conservato sempre una sconfinata innocenza e non pensa che il male potesse nascondersi proprio dietro le sembianze di un amico. Quando l'Altissimo l'ha voluta mettere alla prova, Maria, consapevole di non poterlo tradire, resistette a prezzo della vita. Giunta in ospedale ormai troppo tardi, non solo non ebbe a lamentarsi delle indicibili sofferenze e come Gesù crocifisso non si bagnò neanche le labbra, ma perdonò di cuore al proprio aggressore, auspicando che anche a lui fosse concesso il privilegio di vedere il paradiso. E davvero Maria fu esaudita, se si considera che il suo aggressore Alessandro, durante i lunghi anni di carcere, si è convertito, facendo penitenza e pregando per la conversione di molti. E eccezionalmente, quando Papa Pio XI, il 24 giugno del 1950, ha elevato gli onori degli altari la piccola martire, c'era anche lui, l'assassino convertito da Maria Goretti, che ha finito i suoi giorni in un convento. E quel giorno in piazza San Pietro c'era anche sua madre, Mamma Assunta, madre della eroica Santa Bambina, a testimoniare le radici non meno storiche, non meno eroiche della santità della figlia. Maria Goretti, la martire della propria purezza, costituisce ancora oggi per tutti i giovani un esempio da imitare. Infatti il disincanto che pervade la società moderna non consente più tanto di percepire la castità come un valore di estrema importanza. Alla martire della virtù della purezza, virtù antica e sempre nuova, alla santa più tipica del nostro tempo, noi oggi rivolgiamo per noi e per tutti i giovani la nostra fervente preghiera. O Santa Maria Goretti, che rafforzata dalla grazia di Dio non ha esitato ancora a 12 anni a versare il tuo sangue e il sacrificio della vita stessa a difendere la tua purezza virginale, guarda graziosamente sulla razza umana infelice che ha deviato dal percorso di eterna salvezza. Ti preghiamo di insegnare a tutti noi e soprattutto ai giovani con quale coraggio e prontezza dobbiamo fuggire per amore di Gesù tutto ciò che può offendere te e macchiare le nostre anime con il peccato. Ottieni per noi dal Signore la vittoria nelle tentazioni. Amen. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like
A little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la meditazione odierna ha per tema la pace che Gesù ha portato sulla terra spargendo il suo preziosissimo sangue. Pace con Dio, con il prossimo e con noi stessi. Scrive San Vincenzo Maria Strambi: il sangue preziosissimo di Gesù porta all'anima il perfetto ordine e la vera tranquillità. Il peccato aveva turbato la bellezza e l'ordine che Dio aveva posto nelle sue creature, volendo che la volontà dell'uomo fosse perfettamente soggetta alla sua santissima volontà. L'uomo si era ribellato alla maestà di Dio e aveva perduto la bella pace e la tranquillità del cuore. Venne Gesù nel mondo e con l'effusione del suo sangue ci rappacificò con Dio e con noi stessi. Per questo sangue ci riconcilia con il suo Divin Padre e fece sì che la misericordia e la verità si incontrassero insieme e la giustizia e la pace insieme si unissero. Diede freno alle nostre passioni ribelli, mise in fuga il demonio e tutto il bell'ordine sconvolto per il peccato si ricompose. Piacque al Divin Padre riconciliare tutto per mezzo del sangue dell'unigenito suo Figlio, in cui pose la pienezza delle sue grazie. E perciò quanto bene conviene a Gesù il titolo di Re pacifico e Principe della pace, avendo questa per noi meritata con l'effusione amorosa del proprio sangue. Come al solito, il nostro autore ci fa fare un esame di coscienza su come noi abbiamo custodito questa pace con Dio, con il prossimo e noi stessi. Egli scrive: si mantiene però da noi questa pace che Gesù ci acquistò con il suo sangue? Oimè, quanto facilmente si perde per un puntiglio, per un vile interesse, per un momentaneo piacere, si perde così bel tesoro. Si perde la pace con Dio col perdere la sua grazia, si mette nel cuore il peccato che è il nemico giurato della pace, e non apporta che rimorsi, amarezze e afflizioni di spirito. Si perde la pace col prossimo e per leggere offese si accende il cuore di sdegno e si dà luogo all'odio e alla vendetta. Si perde la pace con se stessi, dando libero sfogo alle proprie passioni, le quali non fanno che guerra allo spirito e che avvolgere le anime nelle più orribili tristezze. Entriamo in noi stessi e non si perda un tesoro che tanto sangue è costato a Gesù. Si conservi la pace con Dio, col custodire fedelmente nel cuore il tesoro della sua grazia. Si conservi la pace col prossimo, col perdonare prontamente le offese e amare chi ci oltraggia e ci perseguita, secondo gli adorabili insegnamenti di Gesù. Si conservi la pace con noi stessi, tenendo a freno quelle passioni ribelli che ci combattono. Nel colloquio San Vincenzo Maria Strambi così si rivolge a Gesù:
Amorosissimo Redentore, autore della pace, Re pacifico, che per riconciliare le nostre anime desti la vita e desti il sangue, fa che apprezziamo quanto si deve un così prezioso tesoro, qual è la pace che tu ci meritasti, pace che il mondo non ci può dare con tutti i suoi beni, pace che supera ogni stima che di essi può farsi dagli uomini, pace che è un pegno e principio di quella pace che imperturbabile si godrà in cielo. Vedi però quanti sono i pericoli che ci circondano e le occasioni continue di perderla. Vedi la guerra intestina che ci fanno le nostre passioni. Signore, calmale, e se alla tua voce imperiosa si calmarono i venti e le tempeste nel mare burrascoso e tornò la perfetta tranquillità, fa di nuovo sentire questa voce al mio cuore, affinché vi torni la perfetta pace e tranquillità perduta per il peccato. E ciò fallo per il sangue preziosissimo che con tanto amore spargesti per meritarci la vera e perfetta pace. Il breve esempio finale è tratto dalla vita di Santa Francesca Romana, la quale vide un giorno che dal costato sacratissimo di Gesù e dalle sue piaghe uscivano molte catene di fuoco. Con quelle catene di amore si dovevano legare i cuori per vivere in pace e per riempirsi di questo sangue pacifico che calma le passioni, sconfigge il demonio e dà anche su questa terra un anticipo di quella pace eterna e imperturbabile che si godrà nel cielo. Il cuore che vuol godere la vera pace deve unirsi al cuore amabilissimo di Gesù e bagnarsi con quel sangue prezioso che sgorga dalle sue ferite. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, ecco, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite? Un tradizionale raduno sportivo che è anche un austero rito patriottico. Oltre 2000 rappresentanze del motociclismo di tutta Italia, fra cui i reparti del 7° Bersaglieri e dei corpi motorizzati, oltre ad una festeggiatissima pattuglia delle forze motorizzate tedesche giunte in rappresentanza ufficiale, sono saliti al Pasubio, lungo i tornanti della strada degli Scaruppi, per il 6° raduno motociclistico internazionale organizzato dall'Associazione Motociclistica di Schio e dall'Ente Provinciale del Turismo di Vicenza. I motociclisti che raggiungendo la quota 2000 di Porte del Pasubio hanno conseguito il brevetto di moto alpinista si sono concentrati dinanzi all'arco romano di 7 croci per la messa al campo in esaltazione degli eroi del Pasubio, prima di scendere a Schio lungo la strada degli eroi che completa il circuito stradale del Pasubio.
Che sguardo lieto e profondo ha il Signore Gesù nella nostra vita. La messe è abbondante, se ne uscirà completando il cuore della gente. Chiediamolo anche noi questo sguardo in questa celebrazione. Iniziamo con il canto Manda il tuo Spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Potremmo prendere spunto da una riflessione molto semplice che guida gli scout: lasciare il mondo un po' migliore di quello che l'abbiamo trovato. Il modo di essere messaggeri della parola di Dio, testimoni di questa vita, lasciando questo mondo con quello spirito di vita. E se qualche volta facciamo fatica, lo facciamo nelle relazioni quotidiane, perché magari non riusciamo a comprenderci fino in fondo. La misericordia di Dio, il suo amore, la testimonianza di Gesù Cristo è la nostra luce ed è la nostra guida. E allora, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, intesi come disorientamenti all'amore di Dio, e apriamo il nostro cuore alla sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie,
Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola del Signore. Quanto abbiamo bisogno della promessa di pace che viene dal Signore. Ascoltiamo. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia, tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultino di gioia, con la sua forza domini in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Essere nuova creatura, essere nuovi. Abbiamo mai sentito forte questo desiderio? Ascoltiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura.
e su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scutiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Avete ancora domande nel cuore? Quanti di voi hanno domande nel cuore? Io ne ho una che mi tintinna nella mente costantemente, visto anche il ruolo che svolgo. Come si fa a essere in missione per conto di Dio? Qualcuno ha dei suggerimenti? Sono certo che voi sapete come si fa. Abbiamo anche detto all'inizio, facile,
lasciare il mondo un posto un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Bene, allora la parola di Dio oggi che cosa ci offre? Moltissimi spunti. Siete ancora curiosi? Il caldo non vi ha annientato né addormentato, vero? Perché allora facciamo un viaggio millenario, affrontando tutte le varie difficoltà, come lo potreste fare anche voi, amici scout. E di fronte alle difficoltà non c'è buono o cattivo tempo, ma c'è buono o cattivo equipaggiamento, e noi abbiamo un equipaggiamento spirituale. Ma vi siete posti la domanda di come mai sono 72 e non 70, 69, 74 e poi andiamo a giocare all'8 eventualmente? Come mai sono 72? Bisogna essere curiosi, andare a indagare nei meandri della parola di Dio, perché poi in realtà significa andare a indagare nei meandri della nostra dimensione interiore e chiederci se vogliamo essere missione. Per missione in conto di Dio intendo uomini e donne che credono e che di fronte alle difficoltà agiscono con fede. Beh, dentro di noi ci sono tante cose. Prima lo Spirito Santo, con tutti i suoi doni. Anche per questo poi noi li rinnoviamo costantemente. Ma 72 che cosa significa? Ah, potremmo divertirci tornando a essere un po' bambini, andando a scuola con la geometria. Sacra però in questo caso. I numeri nella Bibbia non sono casuali, sono degli indirizzi, delle tracce che permettono agli uomini e donne che sono attenti osservatori dell'esperienza dello Spirito di essere sempre connessi a Dio. Shema Meforash direbbero gli ebrei. Ma che cosa stai dicendo? 72 nomi sacri in cui nella dimensione ebraica e della Kabbalah ebraica si pregavano i nomi di Dio fino a rintracciare quello che ci apparteneva nel profondo. Cioè, qual è la caratteristica di Dio che vi appartiene nel profondo? Quella di Gesù, l'avete incontrato? Avete incontrato Gesù? È cattivo Gesù? O è buono? Buono. È paziente? Sì. Sa perdonare? È coraggioso? Ha l'intelligenza dello Spirito Santo? Ha la fortezza? Il consiglio di Dio? La pietà? Benissimo, ne abbiamo già enumerati diversi. Sceglietene uno, quello che vi appartiene e quello che desiderate che vi appartenga con profondità, tanto da vivere quello che ci è stato descritto proprio oggi, una trasformazione da piombo a oro spirituale. Una trasformazione alchemica, direbbero. Mi raccomando, studiate, sempre, siate curiosi, indagate, perché quello vi permetterà di capire che cosa succede nel vostro cuore. Come mai, anche se c'è una bella giornata di sole, non vi sentite ricaricati? Come mai, se siete in buona compagnia e state facendo festa, dentro di voi vi sentite un po' malinconici? Che però Milan Kundera direbbe che la malinconia è la gioia di essere tristi, quindi dipende. Conoscetevi con grande profondità, per conoscere che cosa accade dentro di voi, che cosa accade, come state quando siete insieme. Abbiamo ancora la capacità di relazionarci? Come li manda Gesù in missione per conto di Dio? A due. Non prendete nulla, non serve nulla. Un altro Vangelo direbbe solo il bastone, il bastum, il sostegno. Allora qual è il sostegno? Qual è? Essere a due, cioè essere in relazione. E se siamo attenti ascoltatori della parola di Dio che abbiamo anche cantato, a un certo punto trasformerà il mare in terraferma. Ma che cosa vuol dire? Il mare, il movimento, la paura, il disorientamento in terraferma nell'avere uno sguardo ben orientato e sapere dove andare. Usate la bussola? Avete usato la bussola qualche volta? Pensate che con l'esperienza eucaristica non serve più, perché sapete dov'è? Ce l'ha detto San Paolo, è la croce, è il Cristo che vive dentro di noi, quella lì è la bussola, l'orientamento, sapere di fronte alle difficoltà, alle sfide della vita, che cosa fare. E se avete qualche dubbio, e proprio là torniamo, pregando e avendo un nutrimento. La prima parola di Dio che ci è stata offerta dal profeta Isaia, se dovessimo fare una sintesi, perché è bello fare una sintesi per comprendere, è un'esperienza di nutrimento materno.
nutrimento. E poi c'è l'esperienza della croce, e poi c'è l'esperienza della missione. Allora come facciamo a essere in missione per conto di Dio? Lo stiamo già facendo, perché siamo qui con tutte le nostre fatiche, con tutti i nostri dubbi, qualche volta non capiamo bene che cosa stia accadendo, ma lo facciamo perché crediamo, e credendo abbiamo la possibilità di andare avanti, credendo nel matrimonio, credendo nell'amore, credendo nell'amicizia, credendo in dei valori che testimoniano la fede, noi riusciamo ad andare avanti e affrontiamo le difficoltà. Se chiedessimo a qualche coppia sposata da qualche annetto, pensate che non vi direbbero che non hanno avuto difficoltà? Altro che. Se chiediamo a qualche amico come è nata l'amicizia, è nata per caso oppure coltivando ogni singolo momento, alzando il telefono, chiedendo come stai, ascoltando come sta quella persona? 72 ne ha inviati. Ma 72 non è un numero casuale, è 8 per 9. 8 per 9 è 72. Perché 8 e 9? 8 per la dimensione dell'universo. Stare insieme, ascoltarsi con quella profondità, comprendere qual è l'orientamento, ti porta a un legame universale che parla di 9, che è un numero di completezza, di caratteri. Quando noi preghiamo, quando lasciamo andare i peccati, cioè i disorientamenti, siamo consapevoli di quello che abbiamo sbagliato e facciamo Eucaristia, rendiamo grazie a Dio, siamo in missione per conto di Dio, perché sappiamo dove andare, non ci serve più nessuno strumento, neanche la bussola, perché la bussola è interiore. Viene da quell'intelligenza che ha toccato il cuore e che attraverso la nostra vita ci permette di essere testimoni per chi sta ancora cercando l'orientamento. Semplice, intuitivo. E il mare, cioè tutti i pensieri, le cose che ci attanagliano, che ci distraggono, diventano terraferma. Il vostro occhio sa dove guardare. Sapete dove guardare, amici? Sapete dove guardare? Facciamo un'esperienza concreta? Perché si parla di pace, cioè di completezza, questo è il messaggio. Sapete dove guardare? Guardatevi accanto, adesso guardate chi vi è accanto a voi, guardatevi. Lì passa Dio, tenetelo presente. E quando avete qualche peso nel cuore, prima di dire qualsiasi cosa, prima di fare qualsiasi cosa, prendete la vostra bussola spirituale, guardate a Dio e poi guardate i vostri fratelli. E se c'è da chiedere scusa, chiedete scusa. Se c'è da dire qualcosa che possa correggere, fatelo con quella cura che ci offre Dio. L'amore. Gesù Cristo incarnato. Non è mai andato via, è dentro di noi, vive con noi, vive nella nostra celebrazione, vive nella nostra preghiera. Diamo un po' di silenzio dopo la comunione, ascoltiamo quello che Dio ci vuole dire attraverso questa missione. E poi viviamo la nostra vita. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù. Il regno di Dio e l'amore e quell'orientamento vi permetterà di avere tutto quello di cui avete bisogno, perché sempre San Paolo direbbe che la parola della croce è stoltezza per coloro che non credono, ma per noi è potenza di Dio, che segna le strade della speranza, che apre la dimensione della fede e che genera amore per l'eternità. Con questo spirito rinnovato e con tutti i doni che abbiamo incontrato, rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente.
Fratelli e sorelle, il Signore ha bisogno di tutti per la diffusione del Vangelo. Domandiamogli che renda anche noi autentici messaggeri del Regno. Preghiamo insieme: Signore, nostra speranza, ascoltaci. Sostieni con la tua grazia la parola e la missione dei nostri pastori, Papa Leone, il Vescovo Carlo e tutti i nostri sacerdoti. Ti preghiamo. Signore, nostra speranza, ascoltaci. Signore, tu invii i tuoi annunciatori a due, fa che noi tutti battezzati sentiamo vivo il desiderio di appartenere alla tua Chiesa e di far conoscere il tuo nome e il tuo regno. Ti preghiamo. Signore, nostra speranza, ascoltaci. Signore, tu vuoi portare in ogni casa del mondo la pace. Allontana da noi le divisioni, il rancore, la guerra e diffondi in ogni cuore la pace vera, quella che viene da te. Ti preghiamo. Signore, nostra speranza, ascoltaci. Signore Gesù, accompagnaci in questa vacanza di brancocerchio che stiamo per iniziare. Proteggici nel gioco, nel cammino e nel riposo. Donaci occhi per riconoscerti nella natura e cuori aperti per volerci bene. Guidaci sulla strada della fede, per essere lupetti coccinelle gioiosi, coraggiosi e leali. Signore, nostra speranza, ascoltaci. Ti ringraziamo per i giovani, amici, sacerdoti, studenti che ci aiutano durante l'anno e in questi mesi estivi. Dona loro fede, gioia e conserva il loro entusiasmo per il Vangelo. Ti preghiamo. Signore, nostra speranza, ascoltaci. O Padre, tu ci invii nel vasto campo del mondo per seminare il tuo Vangelo. Infondi in noi entusiasmo e generosità nella missione che ci affidi. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra consolazione e condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto eucaristico, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola che io
Il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a predicare il regno. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Ci possiamo accomodare un istante per la nostra condivisione settimanale. Ecco, allora oggi, domenica 6 luglio, i nostri lupetti, le nostre coccinelle partono per il campo, ritorneranno domenica prossima, quando partiranno poi invece gli esploratori le guide. E oggi in chiesa raccogliamo anche il riso a favore delle famiglie in difficoltà e saluteremo Don Paul perché rientra nella sua diocesi in India. Mercoledì alle 18 in Sala Aurora c'è un incontro per presentare il libro sulla famiglia e sull'azienda Fornasir, quindi è un incontro interessante che parla anche della nostra realtà cervignanese. Da giovedì fino all'Assunta saranno sospese l'adorazione e le confessioni personali perché per il gran caldo, quindi a dopo Ferragosto riprenderanno gli incontri del giovedì. Venerdì 11 invece a Strassoldo alle ore 18:30 ci sarà un incontro con Don Santi Grasso, che è il biblista della nostra diocesi, per presentare un incontro dal titolo Confini, riflessioni bibliche, e dialogherà con il nostro Don Manuel. A Strassoldo alle 18:30 in Sala Proloco. E infine sabato abbiamo i patroni della diocesi, Santi Ermacora e Fortunato. Quindi sabato la messa delle 19 è sospesa per favorire la partecipazione ad Aquileia, dove dalle 18 ci sarà la lezio del Cardinal Cantoni e alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica in Basilica. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e restiamo nella pace. Auguro a tutti voi una buona e santa domenica, ai nostri amici che partono una buona avventura. Verrò a trovarvi durante la settimana al campo per stare insieme, tutti insieme in missione per conto di Dio. E per fare una grande sintesi, buoni pensieri, buone parole, buone azioni alla luce del Cristo risorto, che è amore. Buona domenica a tutti. E grazie al coro.
Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di Trebi. La lunga e intensa ondata di caldo che ormai attanaglia l'Italia e gran parte dell'Europa da diversi giorni ha finalmente le ore contate, perché sta cominciando ad affluire aria più fresca dal nord Europa, che poi ci interesserà nel corso del weekend. Lo vedremo meglio dopo. Intanto partiamo dalla situazione attuale presente sull'Italia. Vedete già i primi segnali di cambiamento da questa webcam di Tirano, quindi siamo nel cuore delle Alpi in Valtellina, dove questa mattina già erano in atto dei rovesci, dei temporali a carattere sparso. Per quanto riguarda le città principali, partiamo da Venezia, vediamo come la giornata odierna sia ancora ben soleggiata e lo sarà fino al pomeriggio con clima ancora caldo, temperature massime che sulla costa raggiungono i 33 gradi, sulle aree interne anche punte di 37-38 gradi. Poi passiamo a Firenze, che vedrà una giornata ancora sostanzialmente ben soleggiata. Qualche locale disturbo potrà interessare l'Appennino, quindi degli isolati temporali di calore lungo la dorsale, che però non andranno a interessare le altre aree della Toscana, e avremo temperature massime ancora elevate fino a 38 gradi. Per quanto riguarda il settore adriatico, qui siamo ad Ancona, giornata anche in questo caso ben soleggiata su tutto il settore costiero, temperature che si mantengono intorno ai 32-33 gradi. Diamo uno sguardo adesso un po' più nell'entroterra, quindi passiamo all'Aquila, il capoluogo dell'Abruzzo, che al momento vede una giornata ancora in prevalenza soleggiata, però nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore sui massicci abruzzesi. Temporali di calore perché infatti continua a fare molto caldo, con massime che raggiungono i 34 gradi. Adesso andiamo al sud, vediamo Gallipoli in Puglia, sullo Ionio, con una giornata che anche in questo caso sarà sempre ben soleggiata, clima caldo, temperature che poi superano i 32-33 gradi anche sulle aree costiere, addirittura punte di 38-39 gradi sulle pianure della Puglia, in particolare sul Tavoliere, dunque sul Foggiano. E infine chiudiamo la nostra carrellata delle webcam con Amantea, quindi siamo in Calabria, anche in questo caso la giornata sarà ben soleggiata, ci sarà qualche addensamento cumuliforme al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma che non porterà grandi conseguenze. Ora diamo uno sguardo al satellite, vediamo le ultime 24 ore, che cosa è successo. Ancora l'Europa centro-meridionale rimane protetta dalla cupola anticiclonica, però vedete cominciano ad arrivare queste correnti un po' più fresche che andranno a interessare l'Inghilterra dapprima, poi la Francia e la Germania spazzeranno il caldo, intanto qualche temporale di calore si è formato anche sulla Spagna e sulle nostre regioni. Dunque la situazione nel weekend vedrà questo cambiamento del tempo che si manifesterà al nord. Già sabato acquazzoni e temporali saranno più diffusi, specie al nord del Po, porteranno un primo calo delle temperature. Poi domenica i fenomeni andranno a interessare anche il resto del nord e parte del centro, ma sarà soprattutto tra domenica notte e l'avvio della prossima settimana che dei temporali andranno a impegnare anche la Toscana, anche parte del centro, risultando localmente di forte intensità e associati a un calo termico piuttosto sensibile. A seguire poi la settimana vedrà un miglioramento nella seconda parte, dunque tornerà a rimontare l'anticiclone da ovest, ma avremo un contesto decisamente meno caldo rispetto all'attuale, quindi temperature che dovrebbero mantenersi nelle medie del periodo. Vediamo intanto il dettaglio delle temperature su domenica. Sarà un'altra giornata molto calda al centro-sud, vedete punte di 37-38 gradi sulle aree interne, primo calo termico al nord dove le massime si assesteranno intorno ai 28-30 gradi.
Poi entro martedì l'aria più fresca avrà interessato anche gran parte del centro, quindi solo l'estremo sud, in particolare Sicilia, Campania, Calabria e Puglia vedranno temperature oltre i 32-33 gradi, mentre sul resto d'Italia avremo valori decisamente più gradevoli. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Nuova puntata di A Spasso nel Tempo, di nuovo ben ritrovato Paolo. Grazie Gian Giacomo, un saluto a te e a tutti voi. Allora, oggi abbiamo preparato per te un giochino, vero, il classico vero e fangoso, che funziona sempre, nell'ambito ovviamente della meteorologia. Quindi giocheremo, ti leggerò dei proverbi, leggende meteo, curiosità scientifiche, tu ci dirai se è vero e falso, ovviamente con un minimo di documentazione. Sì, esatto, non per sentito dire, cioè vediamo di dare la spiegazione. Allora, partiamo soft. Sì, vai. Rosso di sera, bel tempo si spera. Allora, il più classico dei proverbi meteorologici. Esatto. Ma è vero o no? Allora, sì, ma non verissimo, non so come dire. Allora, il tutto si basa sul fatto che quando la luce del sole attraversa l'atmosfera, a seconda dell'inclinazione dei raggi del sole, possono essere separati nelle loro varie componenti. Sai che la luce solare è fatta da uno spettro di colori. Ebbene, all'alba e al tramonto il colore che viene diffuso maggiormente e quindi colora il cielo è il rosso. Quindi effettivamente è normale che all'alba e al tramonto il cielo prenda questa colorazione. Però il fatto che sia più acceso o meno acceso questo rosso dipende dalla quantità di umidità che c'è in atmosfera. Se l'aria è secca, allora a quel punto il cielo diventa più rosso. E quindi aria secca vuol dire che c'è poca umidità, che quindi presumibilmente non arrivano perturbazioni, quindi un bel rosso di sera, effettivamente a quel punto sì, bel tempo si anticipa una bella giornata. Anche perché le perturbazioni da noi arrivando da ovest, che è dove poi il sole tramonta, guardando in quella direzione, se l'aria è secca, vuol dire che non sono attese grandi perturbazioni. Ma in realtà se quel giorno la perturbazione ti arriva da est, tu vedi là tutto rosso dove il sole sta tramontando, ma d'ore dopo piove perché ti arriva alle spalle. Quindi è vero certo punto, vero certo punto. Meglio guardare le previsioni del tempo, come dire. Ecco. Un altro grande classicone, cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Quante volte l'abbiamo detto? Esatto, quello è più vero perché quelle nubi lì, il cosiddetto cielo a pecorelle, è un tipo di nube che si fa vedere di solito poco prima che arrivi una perturbazione vera e propria. Tra l'altro il cielo a pecorelle. Sono questi batuffoloni che sono degli altocumuli. Tipo la panna montata. Ai bambini però piccoli, proprio delle pecorelle in cielo. Ecco, quel tipo di nuvolosità spesso anticipa l'arrivo di una perturbazione e quindi effettivamente può darti idea di come andranno le cose. Ma tra l'altro una cosa interessante è che le nuvole nascondono molte informazioni, cioè la forma di una nuvola, il colore di una nuvola, quindi si può addirittura capire anche quando arrivano la grandine, lo capisci dal colore verdastro della nuvola. Anche in queste cose può aiutarti all'osservazione del cielo. Ci sono altre nubi spettacolari, tipo le nubi lenticolari che si formano sulle montagne. Quando hai quel tipo di nube vuol dire che in quota c'è parecchio vento e quindi se andare a sciare forse non è la giornata ideale. Insomma, il cielo effettivamente può darti le nuvole danno tante informazioni, è vero. Poi calmare, di solito i marinai si orientano anche in funzione esatto, sì, il bagnino ne sa i colori, sì. Un'altra è, non fa rima, non è così, diciamo, non suona. Non è il proverbio. Non è un proverbio, non suona così bene. È una tromba d'aria è meno pericolosa di un tornado. Vero, sì, vero, no? Allora, sì, esatto, abbiamo in mente, forse, insomma, chi mai si fosse posto questa domanda, magari si dà la risposta. Una tromba d'aria sarà meno forte di un tornado. Poi pensi sempre a questi film americani, hollywoodiani, del tornado spazza via tutto. In realtà, tromba d'aria e tornado sono sinonimi, quindi vogliono dire la stessa identica cosa. Quindi utilizzare l'uno o l'altra esattamente uguali. Il tornado, come dicevi tu, è carico forse di un pathos diverso. Sì, esatto, ti fa più paura, ma in realtà sia il tornado che la tromba d'aria, perché essendo la stessa cosa, noi per forza di cose, sono i tre fenomeni più violenti in atmosfera. Effettivamente il vento può raggiungere anche i 500 all'ora, per dire, può sollevare un camion, può distruggere un'intera abitazione se non è in cemento armato o in mattoni. Ad esempio, Trebi Meteo è andata a caccia di tornado negli Stati Uniti. Tu sei tra l'altro un grande appassionato, mi piace morire. Questa è una delle malattie dei meteorologi. Ci piace andare verso i tornado mentre la gente ci scappa.
mappa, voglio dire. E alla fine quello che vedi là sul posto è davvero questa potenza, questa furia della natura impressionante. E anche l'Italia, pensa che in Europa l'Italia è il paese più colpito numericamente da tornado d'Europa. Quindi anche da noi le dromedari tornado sono fenomeni reali che possono capitare, capitano anche relativamente spesso e possono arrivare a intensità elevate anche da noi. Specifichiamo, il tornado non è un fenomeno che si circoscrive agli Stati Uniti d'America, perché Esatto. l'idea, diciamo, Esatto. il tornado è là. Immagina là. Invece No, è la classica tromba d'aria, il vortice che dà nuvola, scende fino a terra, ma che può fare danni enormi. uragano e tifone sono due cose diverse? Ecco, anche qui uragano e tifone sono esattamente anche qui la stessa cosa, però in meteorologia si è deciso di identificare, dare il nome di uragano o tifone a seconda del luogo nel mondo in cui si forma. Per cui quando parliamo di uragano è questo fenomeno meteorologico vastissimo, qui non stiamo più parlando di un singolo vortice d'aria come il tornado, ma di un fenomeno che ha un'estensione anche di 1000 chilometri, può coprire l'Italia intera, un uragano, e lo chiamiamo uragano quando si forma nell'Atlantico e nel Pacifico vicino alle coste americane. Allora sono uragani. Parliamo di tifoni per quelli che si formano invece nell'Oceano Indiano e su parte dell'Oceano Pacifico. Poi invece in Australia li chiamano cicloni tropicali. Insomma, a seconda del luogo della Terra in cui si formano, li chiameremo in un modo o nell'altro, ma sono esattamente la stessa cosa. Violentissimi anche loro. Quindi cambia soltanto il nome, ma Cambia il nome. l'effetto è lo stesso. Un'altra particolarità che magari questa, potrei che farti te la domanda a bruciapelo, ma poi se me la sbagli ti faccio fare la figuraccia. Grazie. Allora, agli uragani vengono dati dei nomi, sono nomi di donna, di uomo, cioè maschio e femmina o entrambi. Non tutti lo sanno. Entrambi. Bravo, entrambi. Un po' studiato, dai, da stare con sé. Dai. Sì, vengono dati sia nomi maschili che nomi femminili agli uragani, quindi c'è stato Katrina che aveva devastato New Orleans e c'è stato anche Andrew, per dirne uno, insomma. E questi nomi vengono stabiliti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, cioè sono tabulati, sono già prestabiliti. Questo è importante dirlo, perché spesso quando si sentono questi nomi un po' astrusi, Esatto, da dove arriva? chi è che se l'ha inventato? Però attenzione, qui si apre un mondo perché quelli degli uragani sono stabiliti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ma quando alle volte in TV o sui giornali leggete arriva Lucifero, ecco, quello non è un nome caldo esatto, passato. quello non è un nome che è stato stabilito e definito dai meteorologi. No, Poi non fatemi dire altro, quelli sono solo dei metodi a flick, come dire. I nomi degli uragani sono ben altra cosa. Passiamo alla neve. Io la sento spesso ovviamente d'inverno. Non nevica perché fa troppo freddo. È una bottiglia. Confirmazione che Spiegacela bene così ce ne togliamo, così lo pare sia una volta per tutte. al di là del fatto che purtroppo nevica sempre meno, ma questo è un altro discorso legato al cambiamento climatico, ne abbiamo già parlato anche in altri momenti. Ma immaginiamo che faccia davvero tanto freddo, al punto che alcuni sostengono non sono le condizioni ideali perché si formi la neve. In realtà anche con temperature bassissime, meno 40, meno 50, meno 60, può nevicare, ma man mano che diminuisce la temperatura, il fiocco di neve sarà sempre più piccolo e ghiacciato. Quindi per avere il fioccone bello grosso, corposo, però al contempo magari un po' bagnato, deve essere intorno allo zero. Man mano che comincia a scendere sotto zero, il fiocco si fa un pochino più compatto e a quel punto anche più piccolo come dimensioni. E quindi diventa, man mano che se la temperatura diventa meno 40, meno 50, meno 60, allora hai quei granellini minuscoli che vengono giù dal cielo, ma è neve anche quella a tutti gli effetti. Quindi può nevicare anche se fa molto freddo. Anche se diciamo che però lo zero è quel dato indicativo Per avere il classico fiocco perfetto. In White Christmas. Il White Christmas, bravissimo. Allora, anche di questo ne abbiamo già parlato, del riscaldamento globale. Molti lo usano un po' per sminuirlo. La Terra è stata anche più calda in passato. Questa è un'altra delle... Non è che sia una bufala, perché è vero che la Terra è stata più calda di quanto lo è oggi, però
il discorso va fatto appunto sullo stato attuale, su come siamo arrivati allo stato attuale e come si è arrivati a quella Terra più calda migliaia di anni fa. E cioè i riscaldamenti e i raffreddamenti del pianeta Terra sono cicli naturali, che però avvengono in maniera naturale su tempi molto lunghi, addirittura anche ere geologiche, quindi migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni. Invece quello che sta capitando sulla Terra da 100-150 anni a questa parte è un riscaldamento troppo repentino in un lasso di tempo così ristretto, e quindi questo ci porta a pensare che non possiamo prendere la scusa ma la Terra è stata più calda di così in passato, di che ci preoccupiamo. Quello che preoccupa è la velocità con cui si sta scaldando, che dimostra che rispetto al passato, alla storia della Terra, forse una situazione del genere non si è mai creata, ed è di conseguenza preoccupante per quello. Cambiamo completamente. Sì. Nebbia e foschia sono la stessa gara? No, sono cose diverse. E allora, la nebbia è quando hai una visibilità inferiore al chilometro. Invece la foschia, se oltre il chilometro comunque vedi qualcosa, allora puoi parlare di foschia. Però di per sé il fenomeno, per come si forma, è Il fenomeno ottico è lo stesso? Sì, Cioè, lo sì, sguardo visibile. è lo stesso. Però l'uno è più fitta perché vedi a meno di 1 chilometro, l'altro riesce a vedere anche a più di 1 chilometro. La nebbia o foschia che sia, la possiamo immaginare che come una nuvola a contatto col terreno. Cioè una nuvola bassa. Una nuvola bassa sostanzialmente, quindi si possono anche toccare le nuvole, perché quando sei in mezzo alla nebbia tu sei dentro una nuvola. Una nuvola è fatta di goccioline d'acqua sostanzialmente, anche quelle che stanno in cielo. Quelle che si vedono quando passiamo attraverso con l'aereo. Con l'aereo, esatto. Lì sono goccioline d'acqua. Se poi queste nuvole sono molto in alto, fa talmente freddo che non sono più gocce d'acqua, ma sono cristalli di ghiaccio. Invece, meno male, la nebbia è formata da goccioline d'acqua. Però il concetto è lo stesso. Quello che forma la nebbia è quello che forma anche una nuvola, cioè goccioline d'acqua, però se si parla di nebbia quando è particolarmente densa questa nube, non so come dire, e quindi la visibilità è molto ridotta. Effetto serra, buono o cattivo? Bravo, anche questo è importante. Senza l'effetto serra la Terra sarebbe un pianeta ghiacciato. Quindi di per sé l'effetto serra è un fenomeno addirittura essenziale per la vita sulla Terra. Senza effetto serra non saremmo qua a parlarne. Che cos'è l'effetto serra? Alcuni gas presenti nell'atmosfera terrestre riescono a trattenere il calore del Sole vicino alla superficie della Terra, e questo garantisce alla Terra una temperatura media intorno ai 15 gradi. Ma se la Terra non avesse l'atmosfera, non esistesse l'effetto serra, avremmo un pianeta costantemente ghiacciato a tutte le latitudini. Quindi di per sé è buono. Quello che è male invece è l'aumento dell'effetto serra, che è quello che stiamo registrando ultimamente. Ultima domanda, prima di dare appuntamento a una seconda parte di vero o falso, riguarda l'ozono. L'ozono fa bene o fa male? Ecco, anche questo è molto interessante, dipende dal tipo di ozono. C'è un ozono che si forma a contatto col terreno, nell'ozono troposferico, cioè nei bassi strati, ed è un ozono che si forma di solito d'estate, a causa proprio del calore del sole, ed è un ozono che a quel punto noi respiriamo perché si forma nei bassi strati dell'atmosfera e può dare fastidi al sistema respiratorio, quindi quello non va molto bene. Ed è uno dei motivi per cui nelle calde giornate estive si consiglia soprattutto a anziani e bambini di non uscire nelle ore più calde, anche per il pericolo dell'ozono, oltre per il colpo di calore, le temperature e tutto. Però esiste un altro ozono, l'ozono che sta negli alti strati dell'atmosfera, che invece è fondamentale per la nostra stessa vita perché trattiene le radiazioni ultraviolette del Sole. Riesce a schermare l'ultravioletta del Sole, che è un tipo di radiazione dannosa per l'uomo. Quando si era creato il buco dell'ozono, passavano più raggi ultravioletti, e soprattutto questo ai poli, perché si è notato un allargamento di questo buco dell'ozono al polo nord e al polo sud. E le popolazioni che vivono alle alte latitudini in quel periodo, in quegli anni, registravano un maggiore numero di casi di tumore alla pelle, per colpa dei raggi ultravioletti che passavano molto forti. Però ecco, questa è una cosa che voglio sottolineare. Si è capito che questo buco bisognava chiuderlo, perché di questo ozono ne abbiamo bisogno. Si è capito che a causare il buco dell'ozono erano alcuni gas utilizzati nelle bombolette spray, nei frigoriferi, il clorofluorocarburi. Ci si è detti, ora non li usiamo più. L'uomo ha fatto un passo indietro e il buco dell'ozono ora si è chiuso. Questa dimostrazione che se la causa siamo noi, possiamo risolverla, ed è il concetto legato anche al cambiamento climatico. Dell'intervento umano, infatti. Esatto.
Ti lascerei riposare per un attimo. Sì, poi ci arriviamo alla seconda parte. Ci vediamo nella seconda parte con altri veri o falsi. Buongiorno a tutti, sabato 5 luglio. Oggi Gesù vola nelle altezze più grandi del Vangelo. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Come reagire di fronte a chi ci odia, a chi ci maltratta? Fare del bene. Istintivamente noi reagiamo facendo altrettanto male. E diventa una spirale da cui non si esce più, lo vediamo nei telegiornali, l'abbiamo sperimentato nella nostra vita. E invece Gesù dice: spezza questa catena di male, fai del bene. Il primo a farlo è stato Lui. A chi lo crocifiggeva Lui ha portato perdono, speranza, amore, riconciliazione. A chi lo tradiva ha portato una carezza. Fa così con noi, e questo ci dice che potremmo far così anche noi con gli altri, perché noi siamo stati amati anche quando non ce lo meritavamo, e quindi possiamo amare anche chi non se lo merita. Chiediamo di avere un cuore grande come quello di Dio, perché un cuore così è bellissimo. Buona giornata. Buonasera e benvenuti alla trasmissione Comunità. Questa puntata la dedichiamo alla comunità degli italiani di Fasana, che ha recentemente presentato sul palco del proprio sodalizio le attività svolte durante l'anno, in occasione del 33esimo anniversario. Un traguardo importante celebrato con uno spettacolo ricco di emozioni, arte e tradizione. Rimanete con noi. La comunità degli italiani di Fasana ha celebrato quest'anno 33 anni di attività, un traguardo importante che racconta di radici profonde, impegno quotidiano e un forte senso di appartenenza. Per l'occasione nella sala gremita della sede comunitaria è andato in scena un grande spettacolo di fine stagione che ha coinvolto tutte le sezioni e ha messo in luce la vivacità culturale della comunità. Notte
Ad aprire la serata i saluti istituzionali da parte del Presidente, della comunità e delle autorità presenti, che hanno sottolineato il valore del lavoro svolto nel promuovere la lingua, la cultura e le tradizioni italiane in Istria. Siamo lieti di celebrare stasera il 33° anniversario della comunità italiana di Fasana. La nostra comunità è un vero e proprio centro culturale del comune di Fasana. Offriamo 9 attività di cultura che si svolgono ogni settimana dal lunedì al venerdì qui, in questo edificio. Si inizia con la danza, adesso vedrò questi gruppi, li vedremo tutti stasera qui. Si inizia con la danza moderna per i bambini della scuola materna, poi si prosegue con l'apprendimento della lingua italiana per adulti, corso di lingua italiana per bambini, poi c'è la danza moderna per gli adulti, la zumba, se qualcuno sa cos'è la zumba. Poi un corso di chitarra, la biblioteca che è di sopra, ma adesso veramente è chiusa, sto istante, di sopra una grandissima biblioteca. E abbiamo la serata degli artisti che lavorano con l'argilla. Questi artisti sono signore che lavorano con l'argilla, hanno fatto una sua esposizione qui nell'atrio, se avete visto quei quadri, quelle cose, tutto fanno loro. Sono 3-4 signore che lavorano. Però infine il fiore all'occhiello di questa comunità è il coro misto, che lo sentiremo subito adesso, dopodiché sarà il gruppo vocale maschile Anfora, un gruppo con canzoni più moderne. Fa un bellissimo applauso per questa roba qui. Grazie. A seguire un ricco programma artistico ha portato sul palco i protagonisti della stagione appena conclusa. Il coro della comunità, che ha proposto canti tradizionali e moderni, le sezioni di ballo con coreografie preparate con passione dai più giovani e non solo, e momenti musicali che hanno emozionato il pubblico. Abbiamo il compleanno, abbiamo 33 anni, la data di Gesù Cristo, però bisogna capire che la comunità italiana di Fasana non esiste 33 anni. C'è come organizzazione sì, ma è nata da prima, io sono nato negli anni 50, si parla sempre la lingua italiana, non è che è arrivata dal cielo. Così che i 33 anni è un bel fatto, una bella organizzazione, si può vedere cosa facciamo con i nostri collegamenti con i concittadini, con i soci, è una roba molto bella. E difatti si vedrà che siamo diventati un centro di cultura, abbiamo 9 parti di cultura. Uno dice cosa fate, facciamo un ballone? No, abbiamo 9 atti di cultura, 9, poi li detterò. Tutti sono la parte brutta è che è tutta una generazione di anni avanzati. I bambini li abbiamo iniziati già adesso a tirare i bambini dentro dell'asilo, quella che fanno il balletto, fanno il coro, poi si vedrà stasera che sarebbe un futuro, speriamo che arriverà il futuro fra 10 anni. Com'è andata la serata? Benissimo, le nostre feste sono sempre belle, durano un po' troppo, ma ci sono tante sezioni, è bello vedere i bambini. Il coro ha cantato solo 2 canzoni, ma comunque siamo contenti. Cosa c'era sul repertorio? Nabucco, Va pensiero dal Nabucco e Fasana Stella, la canzone di Fasana.
di Walter Kuzma e di Bruno Kreuzer. Sì, è già la 30ª volta che facciamo festa, anzi 31, perché duriamo già da 31 anni. Siamo contenti ogni anno, abbiamo anche gli ospiti oggi, noi siamo stati a Orsera e adesso sono venuti loro da noi, è una bella cosa, conosciamo loro conoscono noi, è una cosa che bisognerebbe fare tra le comunità, è molto bello. Vediamo che il coro è stato molto ben preparato per questa sera. Beh sì, si è lavorato tutto l'anno, si lavora, però abbiamo il gusto poi di dimostrare cosa abbiamo fatto. Volevamo cantare di più veramente, ma dura troppo poi il programma ed è un po' difficile col caldo, così abbiamo scelto solo 2 canzoni. Ci saranno altre occasioni. Progetti futuri, manifestazioni future? Comunque sempre così, abbiamo il concerto per Natale, per Pasqua, poi abbiamo qualche uscita con qualche altro coro oppure gli ospiti che vengono da noi, è così che passiamo il tempo. Quanto ci vuole tempo per preparare? Beh, ci vuole un po', siamo tutti, voglio dire, pensionati, malattie, robe del genere, allora sì, dura un po'. Oggi eravate in gran numero? Sì, oggi sì, veramente. Credo che non è mancato nessuno. Una persona. È ok, può andare anche peggio. No, siamo stati... è bene. Vuole aggiungere qualcosa che forse non l'ho chiesto? Chiamo i fasanesi di venire a cantare con noi. Non ci sono esami, non ci sono prove, basta venire e avere la buona volontà. Quindi quali sono i requisiti, diciamo, per poter... partecipare? Veramente solo la buona volontà e un po' di voce, ma nient'altro. Non c'è un limite di età? Niente. Oh no, quella proprio no. E ora diamo un caloroso benvenuto ai piccini e ai bambini dell'asilo Sunze di Fasana, sezione Palline, che ci regaleranno una bellissima esibizione di canto e ballo con la canzone dell'amicizia, Mano nella mano. Tanti bambini di tutti i paesi, insieme mano nella mano. Con le mani nelle mani, non puoi fare non giro tondo. Con le mani nelle mani, abbracceremo tutto il mondo, tutto il mondo. Ospiti d'onore della serata sono stati gli amici della comunità degli italiani di Orsera, che hanno condiviso il palco con esibizioni canore, portando il calore e la simpatia della loro realtà. Un segno tangibile di collaborazione e amicizia tra le comunità italiane dell'Istria. Poi c'è gli ospiti, abbiamo bellissimi ospiti di Orsera, cioè signori che si ricordano della gioventù di Orsera, perché anche io sono di origine orserese, papà e mamma sono di lì, di origine, io sono nato a Fasana. E è bello ricordare, io mi ricordavo, e loro arrivano la prima volta qua a Fasana a cantare, ed è bello, sono una ventina di persone, e sono canzoni, sono sempre le classiche canzoni che si cantano, che tutti le sanno ormai. Io dico, sono quelle canzoni che si canta in osteria, quando siamo tutti rilassati e si canta sta roba. Ed è bello di sentire. E poi tutto quanto sarà un bellissimo rinfresco, quando sarà finito tutto dura un'ora e mezza, poi un piccolo rinfresco per tutti, bibite a mangiare, una roba normale. Perché sopra la mattina
Quest'anno al nostro evento Incontro all'estate a Orsera a fine maggio ha partecipato anche il coro di Fasana. Come è andata la serata? Bellissimo perché hanno partecipato anche altri coro, è un evento che facciamo già da anni a Orsera e Fasana era uno dei cori che abbiamo invitato come amici. Invece questa serata siete stati invitati voi personalmente qui a Fasana, come è trascorsa la serata? Quanto siete contenti? Siamo contentissimi anche perché siamo la prima volta a Fasana, il coro La Contrada è da 10 anni attivo, però è incominciato con dei passi molto semplici. Abbiamo fatto un passo grande avanti con la nostra maestra Nada Matošević-Orešković e abbiamo preso un po' il volo e andiamo un po' avanti. Quest'anno abbiamo fatto un bellissimo viaggio a Milano e a Torino con il nostro coro amico Sklad di Bucari, che col supporto dell'ente croato, del Ministero della Cultura croata e col supporto per Orsera dal Comune e dall'Ufficio Turistico abbiamo cantato sia a Milano sia a Torino e nei paesi circostanti. Era un viaggio molto molto impegnativo, però di una ricchezza immensa. Ora vedremo come le piccole ballerine si trasformano in supereroi. Sto parlando del gruppo di danza moderna della nostra comunità. Un applauso per i bambini. Sul palco è poi salito il coro delle voci maschili Anfora. Sono membro del coro, ma sono anche il conduttore del gruppo
uno dei conduttori del gruppo vocale Anfora, perché con me conduce anche il signor Roberto Mikovilovic. Io e lui conduciamo insieme questo gruppo maschile che rappresenta un po' la cultura italiana attraverso delle canzoni più popolari, ma possiamo anche cantare alcune canzoni in lingua croata, così che ci capiamo un po' tutti, ma in generale guardiamo in primis di cantare le canzoni in italiano, siccome il gruppo vocale fa parte principalmente della comunità degli italiani. La serata si è conclusa con un momento conviviale, brindisi e applausi, ma soprattutto con la promessa di continuare a coltivare l'identità e la cultura italiana, come accade da più di 3 decenni a Fasana. 33 anni di storia, un presente fatto di passione, partecipazione e speranza. La comunità italiana di Fasana guarda avanti con la forza delle sue radici e l'entusiasmo delle nuove generazioni. Altri progetti della comunità? Ma per adesso chiudiamo i battenti, perché l'estate, luglio e agosto di solito è difficile perché ognuno ha i suoi altri interessi privati a casa. In settembre abbiamo molti grandi progetti, cosa fare, andare avanti, però l'unico bel progetto di quest'anno che abbiamo fatto, realizzato materialmente, è la bellissima pergola che ci dà l'ingresso, non so se avete notato, e c'è il nuovo sistema di allarme, tutta la casa sotto allarme. Prima c'era ma non funzionava troppo bene, adesso tutta la casa, tutti gli edifici con le camere puntate, arriva sul mio telefono, posso guardare le fotografie. Questa roba bella, perché siamo più sicuri, perché non si sa mai qualcosa può succedere. Cari amici telespettatori, purtroppo siamo giunti alla fine di un'altra puntata della comunità. Vi diamo appuntamento sabato prossimo alla stessa ora. Grazie e buon proseguimento di serata.
Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Dalla Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa festiva. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui a santificare il giorno del Signore, a vivere questo incontro con Gesù vivo che ci rigenera a vita nuova nella Pasqua settimanale, nella sua Pasqua di morte e risurrezione. Vogliamo disporci a questo incontro con il Signore aprendo il nostro cuore alla grazia di Dio e chiedendo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christ,
Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa, tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia, tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattate e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. 'Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, 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 voi tutti della terra. Acclamate Dio,
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. pace di Cristo regni nei vostri cuori, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite nelle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città.
I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, il Vangelo appena proclamato parla di noi. È a noi che il Signore oggi rivolge il suo invito di andare, testimoniare e annunciare la sua presenza in mezzo a noi. Ma come si fa a comunicare Gesù? Come si fa a comunicare la bellezza del Vangelo in questo mondo in cui viviamo? Vogliamo raccogliere dal Vangelo alcune indicazioni. La prima ci viene dall'espressione di Gesù quando dice ai suoi discepoli: non prendete nulla per il viaggio, né borsa, né sacca, né bastone, né pane, né denaro, e non abbiate 2 tuniche. Ecco, Gesù ci spiazza. Per comunicare la fede non sono necessari per se stessi i mezzi, le possibilità, le risorse che noi abbiamo, anche se sono utili. La vera ricchezza che noi dobbiamo avere è la nostra faccia pulita, la sincerità, la vita vissuta senza trucchi, senza doppia tunica, cioè senza doppia faccia. E allora, se viviamo così, chi ci sta accanto, i figli, i vicini, i colleghi, ci saranno quelli che criticano, ci saranno quelli che dicono non è possibile vivere così, però ci sarà anche chi si interroga, perché quando la fede rende le persone vere, oneste, che non cercano il proprio tornaconto, ma il bene degli altri, allora qualcosa comincia a muoversi attorno. La gente comincia a pensare perché si comportano così. Capiscono che c'è qualcosa di diverso. Penso in modo particolare a voi genitori, a voi nonni. Si comunica la fede quando si dimostra di essere cristiani contenti della propria fede, che seguire Gesù Cristo non è un peso, ma è la sorgente della nostra gioia ed è la forza che ci permette di affrontare la vita. I bambini, i ragazzi, i giovani sono attenti perché notano la nostra coerenza, il nostro modo di affrontare le difficoltà, di perdonare, di amare, di tenere sempre la porta aperta per una relazione da ricucire, da ripartire. Se vedono che c'è in noi la capacità di rialzarsi, la fiducia in Dio, anche quando le cose sono difficili, ecco, qui comincia la comunicazione della fede ed è una comunicazione potente. La seconda indicazione la prendiamo da sempre dall'espressione di Gesù quando dice: in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Gesù non ci dice di fare un bel discorsone, dice date la pace. E la pace che intende Gesù è quella vera, che non è stare zitti per non disturbare o per non aver problemi con gli altri. È la pace che nasce dal cuore di chi non ha fretta di condannare, di chi sa ascoltare, di chi prima di parlare pensa e si guarda attorno,
per capire le cose, per capire il mondo in cui si trova. Allora se la gente sente che porti questa pace, che sei una persona che ascolta, che non ti monti la testa, che non c'è in te critica, lamentela, sempre lì a scusarsi, allora pian piano nasce la curiosità per quello che ti fa vivere così, per quello che tu hai nel cuore. E la terza indicazione è quando Gesù dice: se qualcuno non vi accoglie, non vi ascolta, uscite da quella casa, scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. In altre parole, noi potremmo tradurre così questa espressione del Vangelo: fai bene quello che devi fare, quello che fa parte della tua missione in questo momento della tua vita. Fallo con passione, fallo con competenza, con impegno e con cuore. Se poi non ti ascoltano, se non capiscono, pazienza. Non perdiamo tempo a fare i lamentosi, a piangerci addosso e tantomeno a giustificarci. Tu hai fatto bene la tua parte, hai seminato con retta intenzione, evidentemente nessuno di noi è perfetto, riconosciamo anche i nostri errori, i nostri difetti, però si guarda avanti, si mette la retta intenzione, cioè di fare per il Signore quello che stiamo facendo, e allora il Signore saprà Lui come far germogliare il seme buono che tu hai seminato nella tua vita. E non è detto che debba succedere subito. La fede si comunica anche con la serenità di chi sa di aver dato il proprio contributo senza nemmeno attaccarsi al risultato finale. È come un bravo artigiano, il cristiano testimone, missionario. L'artigiano che fa bene il suo mestiere con passione, poi sa bene che il resto non dipende da lui. Ma intanto lui fa bene la sua parte. Abbiamo seminato, abbiamo testimoniato con fiducia e allora si va avanti. Al tempo opportuno il Signore farà germogliare, ci penserà Lui. Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di questa Eucaristia di rimetterci in cammino, con il desiderio di essere annunciatori e testimoni di Cristo. Lui è la fortuna più grande della nostra vita e di appartenere alla sua famiglia che è la Chiesa. E allora se avremo la faccia pulita, se avremo la capacità di ascoltare e di portare pace lì dove viviamo ogni giorno e senza fare i piagnucoloni, se le cose non vanno subito come vorremmo noi, il Signore passerà anche attraverso di noi e raggiungerà quanti ci fa incontrare sul nostro cammino. Diamo la nostra disponibilità al Signore rinnovando la fede che abbiamo ricevuto nel battesimo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, Padre
origine e fonte di ogni bene, perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell'umanità nuova. Preghiamo insieme e diciamo: Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio, nostra speranza, ascoltaci. La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito, che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per noi pellegrini nella casa di Maria, l'amore che in questa casa ci viene elargito e il nostro impegno di santificazione ci porti ad una vita piena. Preghiamo. Presentiamo al Signore le intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore e tutti insieme vogliamo chiedere a Dio, come ci chiede nel Vangelo di oggi Gesù, il dono delle vocazioni al sacerdozio, al sacramento del matrimonio, alla vita consacrata e missionaria. O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte, fa che riprendano il cammino della speranza e con la loro vita diventino un canto della tua gloria, per Cristo nostro Signore. La
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la confidenza dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua parola. Io sarò salvato. Per ricevere la comunione restiamo ai nostri posti e attendiamo che i ministri raggiungano i punti prestabiliti. Chi riceve la comunione sulle mani è pregato di assumerla davanti al ministro.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Martedì 8 luglio alle ore 21 verrà recitato in Basilica il Rosario per la pace. Domenica 6 luglio alle ore 21:30 in Basilica il Requiem di Mozart, concerto del Coro Giovani delle Marche. Le Sante Messe delle 19 e delle 21 si celebreranno nella Basilica Inferiore. Lunedì 7 e mercoledì 9 luglio ore 21 in Basilica concerti di musica sacra con 6 cori. Sabato 12 luglio, ore 21, sul Sagrato della Basilica ci sarà il grande concerto delle corali. Dirigono Monsignor Marco Frisina e Don Maurizio Lieggi, con più di 300 coristi e orchestra. Con la benedizione dell'Arcivescovo vengono benedetti tutti gli oggetti religiosi e sacri che avete con voi. Durante il canto finale, il Vescovo e i ministri si recheranno in Santa Casa per la preghiera dell'Angelus. Pregheremo insieme con loro, possibilmente rimanendo ai nostri posti. Prima della benedizione desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti voi pellegrini qui presenti, a quanti si sono uniti in preghiera anche dalle loro case perché infermi o impossibilitati ad uscire a partecipare alla Eucaristia nella propria comunità parrocchiale. A tutti e su tutti invochiamo la benedizione del Signore, ma chiediamo soprattutto una benedizione in questo momento di silenzio per quella situazione che ciascuno di noi sta vivendo in questo momento, dove è difficile, particolarmente difficile, sentiamo difficile comunicare la fede, testimoniare la fede. Allora in questo momento pensiamo a qual è questa situazione e invochiamo la benedizione del Signore proprio per essere lì testimoni Suoi. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietace. Per tutti i defunti l'eterna gioia dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Regina della pace, Regina della famiglia, benediciamo il Signore. Abbiamo trasmesso dalla Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto la Santa Messa festiva, con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico. E al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te. Senza spalletta e poca panzetta, se devo pagare anche la tassa, io dice tutto quel che ne lascia. Quando canto queste canzoni qua, mi vengono a mente i nostri vecchi, poi veniva sotto le sicole, le osterie del Papa e del Ghezzan, vero? Che passava a braccetto so, per Siana, e oggi cantiamo noi queste, femo insomma a scuola, il circolo italiano, qua, Pola, no, e così via. Per ben
Come ho soprannominato questo viaggio? Earth, Wind, Fire. Negli episodi precedenti abbiamo visto il vento di Trieste e il fuoco della guerra. Rimane la terra. Bene, appena la strada si allontana dalla costa, incontriamo anche questo elemento, ma lo spettacolo non è dei più belli. Il panorama infatti è dominato dalla centrale a carbone di Plomin, caratteristica per il suo camino, che con i suoi 340 metri è il quinto più alto d'Europa. Attualmente la centrale brucia carbone proveniente dalla Colombia, ma in passato era utilizzata materia prima istriana. L'Istria infatti possiede diverse miniere di carbone e bauxite che sono state fortemente sfruttate nell'arco del Novecento. Sei interessato alle miniere? Guarda le puntate del mio primo viaggio nelle miniere del Belgio! Tornando alle miniere istriane, andiamo al simbolo di questo sfruttamento, Albona. La città di Albona, in croato Labin, è un grazioso paese posto in cima ad una collina ed è considerata la perla dell'Istria orientale. Albona si può considerare una sorta di Bergamo dell'Istria. Come vi è una Bergamo alta e una Bergamo bassa, ai piedi della collina di Albona è sorta una seconda città, Piedalbona. Cosa c'entra dunque Albona con le miniere? Il tutto nacque sotto Tito, ma in questo caso parliamo dell'imperatore romano, che nel I secolo d.C. avviò l'attività estrattiva di carbone nell'area di Albona. L'estrazione fu sempre un motore dell'economia della zona, ma durante gli anni 20 e 30 del Novecento lo sfruttamento del sottosuolo si fece talmente ingente che il fascismo dovette fare interventi per supportare la produzione. Fu quindi costruita una torre di estrazione e fu progettata una vera e propria città per i minatori, cioè Piedalbona. Questa città, chiamata inizialmente Pozzo Littorio d'Arsia, fu inaugurata il 28 ottobre 1942, nel ventennale della marcia su Roma, e fu l'ultima città inaugurata dal fascismo. Il nome non faceva riferimento però alla vicina Albona, ma ad Arsia. Questo perché la città di Arsia, a solo 5 km da Albona, era stata la prima città mineraria costruita dal fascismo nel 1939. Arsia fu anche il tragico scenario del più grave incidente minerario per morti italiane, superiore anche alla famosa Marcinelle. Il 28 febbraio 1940 morirono 200 minatori italiani, ma la stampa fascista non diffuse la notizia. Tornando a Piedalbona, con il dopoguerra le uniche variazioni che la città subì furono il cambio del nome, in quello attuale, e la posizione dei simboli di Tito e del comunismo in cima alla torre mineraria. Per il resto la produzione proseguì fino agli anni 90, quando si iniziarono a vedere gli effetti di questa attività estrattiva. Albona stava letteralmente sprofondando, in quanto la miniera stava scavando dentro la collina e stava togliendo la terra ai suoi piedi. Oggi Albona si è rilanciata grazie al turismo, mentre le miniere di Piedalbona sono diventate un museo sotterraneo. A pochi chilometri da Albona si trova la foiba di Vines. La foiba fu teatro delle prime uccisioni di italiani da parte di Tito nel 1943, nel periodo successivo all'8 settembre. Come abbiamo visto nel secondo episodio, a seguito dell'armistizio, i partigiani titini presero il controllo dell'Istria e trucidarono parte della popolazione italiana. Il 13 settembre, a Pisino, il Comitato di Liberazione della Jugoslavia dichiarò l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia. L'annessione e le uccisioni durarono per qualche settimana, fino alla conquista dell'area da parte dei nazisti, i quali portarono ulteriori massacri. Lasciata Albona, ci dirigiamo proprio a Pisino, che dal 1991 è il capoluogo della regione dell'Istria. La città oggettivamente non è un granché,
a partire dalla piazza abbastanza anonima dedicata ai martiri della causa croata. Il vero fulcro è leggermente fuori dal centro ed è il castello che si affaccia sulla foiba di Pisino. Il termine foiba, come denominazione degli inghiottitoi carsici, nasce proprio da qui, in quanto foiba è il nome del fiume che si inabissa nelle caverne carsiche di Pisino. La celebrità di questa foiba non si deve fortunatamente alle tragiche uccisioni di Tito, in quanto a Pisino le uccisioni avvennero in un altro punto, ma al fatto che fu l'ambientazione del romanzo Matthias Sandorf di Jules Verne. Il protagonista infatti sfugge dal castello gettandosi nel fiume per scappare dalle guardie. Si narra che anche per Viaggio al centro della Terra lo scrittore si sia ispirato a questo inghiottitoio. Per questo motivo ogni anno a Pisino si tiene una manifestazione dedicata a Verne. Ma la cultura a Pisino non si limita a Verne. L'altro fulcro è il convento dei Francescani. Questo convento, infatti, si spese fortemente per l'alfabetizzazione dell'Istria centrale, grazie all'uso del glagolitico. Ma cos'è il glagolitico? Il glagolitico è il più antico alfabeto slavo conosciuto. Fu fondato dai santi Cirillo e Metodio nel IX secolo in Bulgaria e fu successivamente portato in Croazia. Papa Innocenzo IV legittimò l'uso dell'alfabeto per la Chiesa croata. Da un misto di greco e glagolitico nacque poi il più famoso alfabeto cirillico. Oggi una strada di 7 km da Rozzo a Colmo è stata dedicata a questo alfabeto, con 7 sculture moderne lungo il percorso. Abbiamo provato a percorrerla e a vedere le sculture nonostante il buio, e queste sono quelle 3 che siamo riusciti a vedere. Quando poi abbiamo scambiato questo quadro elettrico per un monumento, abbiamo desistito dal cercare le altre. Arriviamo quindi a Colmo, in croato, che sebbene sia considerata con i suoi 30 abitanti la città più piccola al mondo, è una piccola perla con iscrizioni in glagolitico all'entrata. Ormai è notte ed è il momento di andare a riposare. Sì, perché bisogna essere pronti, perché domani l'Istria ha promesso di mostrarci altre bellezze.
Kad sem pregledal en avto in otrok je ležal na zadnjem sedežu. In jaz sem malo pogledal noter in sem videl po tleh ene par zrn tiste surove kave, ne pražene. In sem vprašal onega šoferja, kaj pa tista kava dol po tleh? A tisti otrok sa sedeža pravi, kaj to ni nič, viš koliko je v sedežu. Venivo qua a vedere, vedevo queste locomotive che avevano la stella rossa, le scritte in cirillico, qualche volta anche la faccia a martello, e questo mi dava l'idea di un mondo completamente diverso dal nostro. Vedere come viveva la gente, vedere come si viveva nel mondo comunista. Questa era la grande attrazione per me. Quando nel 1947 si faceva il confine, si divideva praticamente questo territorio che era da secoli praticamente unito e la gente viveva insieme, no? Qua. Nei primi anni, da 47 fino a 55, la frontiera la potevano oltrepassare solo la gente che aveva, per esempio, i campi in Jugoslavia, se erano italiani o se erano jugoslavi in Italia, no? E questa prima gente sono stati anche i primi contrabbandieri. Da Italia in Jugoslavia portavano proprio le cose che erano necessarie, ma veramente necessarie, no? Diciamo caffè, pepe, riso. C'era gente qua, amici di famiglia, avevano bisogno di tutto, anche le sigarette, le medicine, perché non avevano niente, non c'era un negozio qua in tutta la zona. Negli anni 70 e così via diventava proprio uno sport nazionale, no? Questo contrabbando, no? Che praticamente si contrabbandava tutto. No? Najbolj lepe stvari smo dobili iz Italije, kakšno obleko, kakšen plašč, igrače. Spomnim se, botrca je za veliko noč prinesla ta čokoladna jajca. Od vedno se ukvarjam s knjigami, torej da jih berem, sem pa tudi poučevala in jih tudi prenašala skrivaj v Jugoslavijo. Kaj sem prenašala? Prepovedano literaturo, torej v glavnem literaturo iz Argentine, torej iz teh Slovencev, ki so živeli v Argentini, ta politična imigracija iz Argentine, pa tudi iz Severne Amerike, iz Kanade. C'erano prodotti dell'India, dell'Egitto e comunque prodotti dell'est europeo. Per esempio i dischi di musica classica, venivo a prenderli qua, dischi della Germania orientale e dell'Ungheria, costavano pochissimo. C'è stato un periodo, soprattutto negli anni 70, che la città, soprattutto nei fine settimana, era invasa dagli sloveni. Era la ricchezza di Gorizia. Contadino contrabbandava solo per sopravvivere. Allora portavano quello che non c'era. Quella volta Italia non poteva fare la grappa, la maggior parte era la grappa, litri e litri. Questo tema del contrabbando è nella memoria comune, quindi sicuramente questa mostra ha contribuito a questo che si parla di più. Questo certamente, però è una cosa che era già molto presente. No? Noi al museo volevamo proprio far vedere che questa memoria non è solo una, sono tante memorie. Danes, ko poslušamo, se ljudje imajo dosti povedati, se dosti posmejejo, kaj so se prepeljali čez. Sam sem pa videl zelo tudi take stvari hude, ko so ljudje jokali, prosili na kolenih, da bi jih spustili, jim ne vzeli dokumentov in podobno. Ne? Mlada sem bila in ko sem prišla na blok, zmerno sem rekla, kaj imate, hlačke, modrce ali kaj takega. Pa smo se smejali in smo rekli, dede, kar beži naprej, vse v redu. Meni se zdi, da ni bilo stvari, da se ni švercalo. In mislim, da carinari v selih niso bili toliko, da so pustili. Jaz si mislim, da je bilo tako, no.
Mandi e benvenuti a Taconx. Ciao, benvenuti a Taconx, su Poste di Vero Friulano. Il friulano è una lingua molto pratica ed è ottima per comunicare sul posto di lavoro. Per dire bravo, hai risolto questo problema al primo tentativo. In friulano si dice tu has plus cool che sentiment. Plus cool che sentiment. Plus cool che sentiment. Per dire vorrei tanto aiutarti, ma in questo momento sono oberato di lavoro. In friulano si dice ranghiti. Ranghiti. Per dire ti ringrazio per il consiglio, ma in questo campo sono un esperto. In friulano si dice a tu di insegnare il culo a cagà. Cul a cagà. A tu di insegna il culo a cagà. Lavora meglio, usa il friulano. Mi raccomandi? Si veso mai domandat perché ogni anno, la prima domenica di settembre, si dà donge tanta inta a San Zili, per Talian Sant'Egidio, una località dal comune di Aquilè. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella Persone che arrivano di tutto il Dulintor, per assisti alla Sante Messe. Noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compie la beata speranza, venga il nostro Salvatore. La Gleseute è tan piccola e non può tenere drenti tante int. Alle parchel che buine part e reste fur pur partecipando di stesso con devozione alla messa. La fiesta di San Zili è un'evore antiche e in che volte, finite la cerimonia religiosa, la int si spostava in tal bearce dal signor Paron dal Luc per un momento conviviale. Il bearce alla litacat e per int e era una buona occasione per partecipare al golos Ghiringhel. Queste era anche l'opportunità per favelarsi, rinforzare le amicizie e far conoscere i problemi della comunità. Il tutto con allegria e serenità. Un tempo Quest può tagliare un ospedale e un ospizio per viandants e pellegrins, fondato sotto la custodia dei frari dal convento di Rosacis, come che al risulta dagli antichi documenti. Dagli ospedali la assistenza e veniva fornita dagli ordini monastici e cavallereschi di che volte, e l'ospedale di San Zili gli era stato fatto su, sorredotto, per assistere il gran movimento dai crosats di che volte, in più dei svolti bisognosi di assistenza ai feriti, ai malati e ai moribondi. Di questi santi frari, conosciuto e venerato fin d'età di Miez, si sa che San Zili nasce a Atene dal VII secolo e al vivet anche eremit in tal Miez di un bosco in grande pueretà.
Egli era invocata dai miserabili, dai lebrosi, dai mas e dai handicappati, ma anche protettor dai giavai, dai pastors e dai faris. San Zili è un santo venerato in tutte Europe e in Inghilterra gli dedicarono al macul 160 eglesi. La più importante è la cattedrale di St. Giles a Edinburgh in Scozia. I proprietari di San Zili furono tanti, a scominciare dal fondatore, il frare Vodolrico di Gothenburg, che dal 1136 al mette in piedi l'eglesiute, l'ospedale e anche l'ospizio. In tempi più recenti, la tenuta è fatta dai Ritter, dai Mantovani, dai Bruseschi, dai Priester e dai Treu. Al dì di voi la tenuta è stata comprata dall'imprenditore Carletti che al mantén floride una grande e belle aziende agricole. La nuova proprietà si è adoperata per sistemare l'antica iglesia con tutti i suoi fornimenti e i stabili lì da proof. Voi allora, anche se la principale attività delle aziende è la coltivazione del kiwi, una grande e bella ristrutturazione ha fatto nascere l'agriturismo San Zili Sant'Egidio, che tal stesso puesto dall'ospizio al continue la antica tradizione dall'ospità. L'agriturismo ha di fatto 5 appartamenti e 9 posti per dormire. Il tutto biel e moderni e in frimurs plens di storie. Anche io e Maria, grazie a Luciana Scarpin e sua sorella Rosana, dopo le messe ho potuto ammirare questi biel moderni ospizi e che l'antico Bearch partecipa al Ghiringel diventato par da bon tradizionale. A San Zili, le feste dal Sant, ho passato una bella domenica. Mandi! Dal 1988 i studenti dell'Associazione Culturale ad Undecimum con un bel troppo di cittadini di tutte le età che frutto al varal come designs sotto la direzione dell'archeologo Massimo Lavarone e de dottoresse Paola Lopreato de Soprintendenze, avevano scominciato i sgiavs in iglesie parrocchiali dedicate a San George Martyr.
quando servirà, insomma, a compilare queste cose. Dopo qualche mese di lavoro, is già fatto dai volontari tra tombis. Wes e repers più o mancul prezioso. Avevi mettuto in luce le strutture murarie di ben 3 chiese precedenti a che attuali e avevi renduto evidente una complicata ma importante evoluzione storica di questi edifici, chiamati anche chiese de Madonne. Interessante l'apertura de cripte, fatte costruite des nobilis fameis de Novelli e de Lottieri dal 1671, de parte centrale d'Eglesie. Tombe po bonificate e i vues de salmis depositats definitivamente in tune urne di marmol fatte fa a pueste de Associazione Cultural ad XI. Grande e meravigliose e fu la sorpresa quando gli appassionati archeologi avevano scoperto i resti dal pavimento mosaicato di una basilica paleocristiana dal IV secolo. Questi reperti eccezionali avevano riportato i nostri territori in daur dal tempo fin al IV secolo d'ete cristiane, proprio in quel periodo che si stava formando la civiltà furlane. L'obiettivo finale dal sgiaffo archeologico finito allora era quello di restaurare le testimonianze e metterli in mostra sotto di una struttura tal passabile di veri.
La struttura in veri è stata realizzata un anno dopo, dal 1989. Grazie al generoso contributo dei sferieri spittini, contributo avuto col pregiati autori dal nostro concittadino ingegner Vittorio Zanon. I murs di sostegno delle strutture io ho fatto su Walter Missio per conto delle imprese Tony Swasser. I murs antichi e in mosaico io ho messo ad un l'artisan Enore Swasser. Solo calce e un po' di sabbia fina penso che sia. Così. La inaugurazione si è da vuelta subito dopo con una partecipata conferenze. Dulache archeologici, studenti volontari de ad undecimum e autorità varis, giovani e meno giovani che hanno volontariamente contribuito al lavoro. Si sono in tale gradis, poi eccezionali, risultati storici conseguiti. Questi i fatti dal sgiaffo archeologico contati in curto. Al dì di voi, con la inaugurazione delle nuove strutture in veri, ho fatto in feste grandi, perché grazie alle ottime realizzazioni delle prime strutture i sgiaffs sono stati chiamati dalle autorità competenti perfettamente conservati, anzi in tante pulizie un resto di fresche parietali dal X-IV secolo mai notato prima, è stato messo in luce insiorante in modo di più tutto il complesso archeologico. Questo intervento nasce dalla volontà di valorizzare il sito archeologico della Basilica di San Giorgio Martire. Il parroco, Monsignor Igino, devo dire che è stato molto coraggioso perché nel 2019 la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato dei finanziamenti per proprio valorizzare i siti archeologici paleocristiani minori della nostra regione. Dal momento che la base della nostra chiesa è proprio di origine paleocristiana, questo edificio è uno dei pochi inseriti all'interno dell'elenco dei siti paleocristiani minori, per cui è stata presentata la domanda che è stata accolta e finanziata. L'intervento quindi vuole valorizzare il sito, che era, quindi comunicare il sito, e che era l'unico elemento manchevole della grandiosa opera, perché devo dire è stata veramente grandiosa, l'opera realizzata a fine degli anni '80. Mancava solo spiegarlo, capire che cosa abbiamo di fronte, capire l'evoluzione che ha avuto questo edificio.
Con queste nuove vetrine, gli vari preziosi strutturi resteranno per da bon visibili a beneficio di tutta la popolazione di San Giorgio e dai appassionati di storie soprattutto paleocristiane. Con queste ultime opere o podin di che gran parte delle storie di San Giorgio di Noiare sei state scritte, ma non si sa mai che i nostri giovani discendenti, cullà dal tempo, non c'è motivo per tornare a riscrivere un'altra storia. Mandi! Amici, ciao, buona domenica, benvenuti ancora una volta a una nuova diretta del Mondo Insieme. Allora, oggi abbiamo come sempre la possibilità di farvi viaggiare lasciandovi comodamente seduti in poltrona. Qualche anticipazione? Beh, andremo negli Stati Uniti, facendovi vedere alcune delle regioni, anzi alcuni degli stati più spettacolari degli Stati Uniti. Poi andremo anche ai Caraibi, che quelli ci devono sempre essere, sempre alle Isole Vergini Britanniche. Non trascureremo ovviamente la bellezza del nostro paese e qui nel nostro studio accoglieremo degli ospiti meravigliosi. Andremo anche su Marte con il rover, andremo su Marte, perlomeno sogneremo di andare su Marte. Però per prima cosa saluto le new entry, la nostra splendida coppia che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso delle scorse puntate. Abbiamo Tiziana Nuvoli e Stefano Floris. Ciao. Grazie ragazzi di essere qua.
In arte però sono Floris e Nu, perché se li chiamiamo Tiziana e Stefano non ci rispondono nemmeno, quindi sono Floris e Nu. Poi abbiamo la nostra diretta Facebook, vi voglio ricordare come sempre che potete fare come se foste qui nel nostro studio. Andate sulla pagina Facebook del Mondo Insieme e vedete tutto quello che combiniamo dietro le quinte, anche le magagne, anche le cose che magari non vorremmo si sapessero, insomma è come se foste davvero qui presenti nel nostro studio. Matteo Giuliani ci accompagna con la musica. E poi la nostra super opinionista, nonna Licia Superstar, assieme al nipote Emanuele Usai. Nonna Licia! Ciao! Ciao ragazzi! Allora, nonna Licia, tu la scorsa settimana ci hai fatto un brutto scherzo perché sei caduta per terra e hai sbattuto la testa. Quindi voglio sapere come stai? Io ti ringrazio, sto benissimo, non ho tempo per star male, c'ho tante cose da fare. Mi dispiace per Emanuele che... Per me non è un problema, Licia, perché ho sempre la cassetta delle medicine piena di un farmaco che è naturale, si chiama amore, ce l'abbiamo tutti e cura meglio di ogni altra cosa. Ma che carini che siete! Allora, questa è la cosa più importante, perché hai fatto tutto, nonna Licia, non ti fai mancare niente. Vaccino è andato alla grande. Sei caduta, stai benissimo, sei molto bella, per cui noi oggi ci vediamo, devi seguirci in diretta fino alla fine perché devi darci qualche perla di saggezza come sempre, d'accordo? D'accordo, d'accordissimo. Bene, allora ci vediamo più avanti nel corso della nostra trasmissione. Adesso partiamo subito per il primo viaggio di oggi, ve l'ho già anticipato, le meraviglie di alcuni degli Stati Uniti d'America. Something up with me. Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? Il grande selvaggio West, polveroso e solitario, terra di libertà e di spazi infiniti. Terra di sogni infranti e leggende. Un viaggio lungo 2000 chilometri fra i 5 stati dell'Ovest. Colorado, Utah, Arizona, Nevada e infine la California. Il nostro viaggio comincia a Denver, fredda città circondata dalle montagne rocciose, una delle più vaste catene montuose del pianeta. Attraversiamo le montagne per seguire il corso del fiume Colorado che scorre lento verso ovest. La neve ricopre le cime delle vette, mentre le macchine sfrecciano tra i passi di montagna per raggiungere note località sciistiche, come Aspen. Ma noi proseguiamo fino ad arrivare nello Utah, uno degli stati meno densamente popolati di tutti gli Stati Uniti. Qui la natura regna sovrana e il tempo sembra essere sospeso. Attraversando il Canyonlands National Park, si inizia a capire il lento e costante lavoro di erosione del fiume Colorado. E quando si arriva all'iconico Thelma and Louise Point, l'emozione cinematografica che ci catapulta dritti nel finale del film prende il sopravvento. La strada da fare è tanta e il viaggio on the road prosegue. Attraversando l'altopiano ghiacciato dello Utah tra Moab e Bluff, si arriva al deserto roccioso del territorio dei nativi Navajo. Si passa il Mexican Hat e si giunge alla Forest Gump Hill,
per proseguire poi imperterriti fino alla Monument Valley. La Navajo Nation è il territorio di una riserva abitata e gestita dai nativi. Al suo interno si trova la Monument Valley, il simbolo indiscusso del West. Un pianoro desertico di origine fluviale, disseminato di guglie massicce formate da roccia e sabbia di colore rossastro dovuto all'ossido di ferro presente. Immense mesas emergono dalla terra come torri che svettano immortali nel deserto. Lasciandoci alle spalle lo Utah, arriviamo in Arizona, l'ultimo degli stati contigui annesso all'Unione nel 1912 e ceduto dal Messico agli Stati Uniti dopo la guerra messicano-statunitense di metà Ottocento. Dopo un'infinità di miglia si arriva a uno dei parchi più spettacolari, il Grand Canyon. Un luogo che sprigiona un'energia primitiva, difficile da spiegare. La vastità di questa profondissima gola, creata dal lento e costante lavoro del fiume Colorado, è impressionante. Quasi 2 miliardi di anni di storia geologica sono emersi alla luce grazie all'azione delle sue acque che in milioni di anni hanno eroso le rocce, strato dopo strato. È facile restare senza parole di fronte alle infinite sfumature di colore e alla incommensurabilità del luogo. Lasciando il canyon a nord e dirigendoci verso sud, finalmente ci ricongiungiamo con la storica Route 66. Percorriamo la desolata Ottman Highway. Si passano vecchie stazioni di servizio abbandonate. Poi si imbocca la Bloody 66, 10 miglia di curve a serpentina senza guardrail che si arrampicano su e giù per colline desertiche. Infine si raggiunge la pittoresca cittadina di Ottman. Incastonata fra le Black Mountains, fu un villaggio di minatori fino a 50 anni fa. Qua i burros, ossia gli asinelli, fanno da padroni di casa, allietando i viaggiatori che si fermano ad ammirare il fascino decadente della Main Street. Dopo qualche ora di macchina arriviamo in Nevada. Las Vegas, la città dei peccati, dove ogni sogno di trasgressione può diventare realtà. 600.000 abitanti e 41 milioni di visitatori ogni anno. Las Vegas, città green, dove tutti i servizi pubblici sono alimentati da energie rinnovabili. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Una città dove follia, contraddizioni, divertimento e lusso regnano indisturbati nel bel mezzo del deserto, con un giro di affari per i casinò che vale 17 miliardi di dollari. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, viva Las Vegas! E la mattina seguente, eccoci di nuovo on the road. A darci il benvenuto in California, uno dei simboli della Beat Generation, il treno merci. Mezzo di trasporto scelto per i vagabondaggi di numerosi scrittori, poeti, cantautori che hanno decantato l'epopea culturale del West anni 50.
La strada ci porta nel mezzo del deserto Mojave, dove si trova la più grande foresta di Yucca brevifolia, detta anche Joshua Tree, l'albero di Giosuè. Chiamato albero della vita dai nativi, riesce a sopravvivere per centinaia di anni in un clima estremo come quello del deserto. La Teutonia Peak Forest ci accompagna per molte miglia, finché al limite sud-ovest della riserva arriviamo alle Kelso Dunes, il più grande deposito di sabbia di origine eolica del deserto Mojave. Le dune, composte da quarzo e feldspato, producono un particolare suono dovuto allo spostamento della sabbia sulla cresta e per questo vengono soprannominate Singing Dunes, le dune che cantano. In questa atmosfera magica ammiriamo uno dei tramonti più belli che la natura possa offrire. Il viaggio si conclude a Los Angeles, la città degli angeli, del cinema, dei sogni. La città dei più belli e dei più disperati, dei più biondi e dei più rifatti, dei più ricchi e dei più poveri. La città degli stereotipi, dell'apparire, del plastic is fantastic. Un'area metropolitana da 10 milioni di persone. L'energia che si sprigiona è elettrizzante. Simboli indelebili, come l'Hollywood Sign, costruita nel 1923 per promuovere uno sviluppo immobiliare nella zona e diventata icona di una industria miliardaria. E la bellezza del Griffith Park, con l'osservatorio astronomico che domina la città dall'alto delle Hollywood Hills, guardando giù verso l'infinita distesa di case, strade, palme, fino all'oceano. Los Angeles è una città accogliente, misteriosa e sensuale. Una città non banale e totalmente da scoprire. La La Land, la città sul mare, la fine del nostro viaggio. Il Pacifico, la fine della strada. Le onde concludono questo percorso lungo, avventuroso, ma anche faticoso, che ci ha permesso un assaggio delle incredibili bellezze americane. E dalla bellezza degli Stati Uniti continuiamo a parlare della bellezza dei nostri territori e anche nelle nostre montagne, con una storia che ha come protagonista una giovane ragazza che a un certo punto decide di andare negli Stati Uniti per vivere un'esperienza di un anno facendo la ragazza alla pari, però lei si è laureata in radiologia, quindi insomma il suo futuro è nella scienza, nella ricerca, nella medicina. Ma poi succede qualcosa di stranissimo che le cambia totalmente la vita. Questa ragazza oggi è qui con noi, Elisa Manage. Ciao Elisa. Ciao Alicia. Giovane, bella, piena di iniziative. Insomma, le ha tutte Elisa, le ha tutte. Siamo nel 2016, ti laurei in tecniche di radiologia, scegli di andare in una cittadina della Pennsylvania che ha un nome strano, Hershey, ecco, lo pronuncio sicuramente molto meglio di me, però è una cittadina importante perché c'è la più grande fabbrica di cioccolata degli Stati Uniti. Però arrivi lì per fare la ragazza alla pari, un anno di vita e ti occupi di 4 bambini. Giusto, sì. In una famiglia comunque che ti accoglie come una figlia. Meravigliosi, sì. Ma perché eri andata lì? Cioè volevi studiare l'inglese? Cosa volevi fare? Volevo fare un'esperienza all'estero che mi desse anche la possibilità di viaggiare, di conoscere le lingue e magari di conoscere altre culture, perché sapevo che ci sono tantissime ragazze alla pari da tutto il mondo in America e quindi sono andata per farmi, diciamo, un giro e fare molte conoscenze. Ecco. 5 giorni a settimana di lavoro con 4 bambini, quindi molto impegnativo. 2 giorni era libera, faceva quello che voleva, poi dopo un anno si regala 6 mesi per visitare un po' gli Stati Uniti e dopo che cosa succede? Aveva pensato di andare in Inghilterra perché le persone tecniche nel tuo settore hanno molte possibilità in Inghilterra, no? Radiologia, scienza, medicina.
E invece cambi completamente idea, dici, sai che c'è? Torno nel mio paese. È vero? Sì, torno nel mio minuscolo paese perché la mia frazione si chiama Tiglio, nelle valli del Natisone. Com'è che si chiama? Tiglio. Tiglio, come il fiore? Sì, come esatto. più che l'albero. Ci sono solo 40 abitanti, però è proprio il paese dove ci sono le mie radici, dove c'è la mia famiglia. 40 abitanti, vi rendete conto? Torna nel suo paesino perché? Perché la famiglia aveva un'azienda agricola molto bella che però aveva chiuso. E invece Elisa dice no, io voglio tornare lì, voglio rimanere nei miei territori, voglio far rinascere questa azienda agricola. Ma chi ti ha fatto venire questa idea? Ma niente, credo che mi sia nata da dentro, poi mi sono resa conto insomma del potenziale che avevo a casa, di quelle strutture che ormai erano abbandonate, di quei pascoli. E invece di andarmene mi sono resa conto di quanto erano belle le mie valli del Natisone, ho scelto di tornare e dopo qualche settimana che ero a casa ho deciso, sai cosa, compro delle mucche, mio papà è casaro, quindi ho detto mi insegnerai il mestiere, poi farò del formaggio e quindi abbiamo iniziato... Sei tu questa? Sì, sono io con la mia vitella. Ecco, allora... comprerò delle mucche, ma le mucche non è che si comprano come i cioccolatini, servono un po' di soldini e tu invece di comprarti la macchina investi i tuoi soldi e compri 3 mucche perché non c'erano più le mucche, era tutto abbandonato, no? Sì, esatto. 3 mucche, con queste 3 mucche inizia un'avventura perché il tuo scopo è che cosa? Produrre cosa? Produrre formaggi. Il mio papà è casaro, quindi produciamo tutta una serie di formaggi latteria, e anche tutta una serie di cacciottine, utilizziamo anche molte materie prime della mia valle e anche formaggi freschi come le ricotte, le mozzarelle, gli yogurt, i formaggi spalmabili, una serie di latti che abbiamo... Insomma, tutte cose molto buone, però avete capito? Cioè non stiamo parlando di un'azienda, stiamo parlando di una ragazza molto giovane che decide di investire, no, la sua vita per produrre dei formaggi con 3 mucche soltanto. E quindi un passo difficile perché poi nel 2020 cadiamo in piena pandemia, ma nonostante questo Elisa, che crede nel rapporto buono con la natura, il valore del rapporto corretto con gli animali, perché tu vuoi fare tutte le cose a mano, nel rispetto dell'ambiente, vero? Sì, corretto, sì. A noi piace coccolare le mucche, sappiamo che il nostro formaggio ha un certo valore perché è toccato solo da me e mio papà e facciamo tutto in maniera etica, ecco, e con un certo ritmo. Voglio presentarvi alcune mucche perché lei, poi le mucche adesso non sono più 3, quante sono? Sono 20? quasi una ventina con le vitelle, ecco. Sì. Vi presentiamo sue signorie, sì. Alcune mucche, guardate. Sono le 7:30, tempo di mungitura. Queste sono le vacche che non mungiamo perché sono in asciutta, vuol dire che a breve partoriranno. Ad esempio ad aprile partoriranno Stuglia e Beatrice. Sono 2 vacche che si assomigliano molto, sono molto simili, però sono molto diverse di carattere. Si riconoscono esteticamente perché Stuglia ha le cornine, invece Beatrice no. Martina invece evidentemente ha le corna e quindi si riconosce, anche lei è in asciutta e partorirà a breve. Questa è Bernarda perché ha questo bernoccolo in testa. E poi il filmato andava avanti perché ce le presentava una ad una di Elisa, perché appunto come se fossero dei cagnolini. Come sono le mucche? Ma allora, le mucche sono innanzitutto abitudinarie e ad esempio noi abbiamo il pascolo, la mattina quando è tempo di pascolo apriamo i cancelli, loro escono ad una certa ora e rientrano all'ora che loro sanno, quindi loro fanno tutto il loro percorso e rientrano e poi sono molto curiose. Tu lasci un guanto fuori posto e loro vanno lì a guardare da dove viene questa cosa, strano. Poi quando abbiamo i bambini, i visitatori, le toccano sempre le mucche perché loro vengono lì a curiosare, sono molto buone, abituate. Quindi sono proprio mansuete, buone, sì, conosciamo veramente poco purtroppo questi animali dei quali ci serviamo quasi in totale. Allora, dobbiamo dire che nel 2020, piena pandemia, Elisa fa un passettino avanti in più, apre un piccolo negozietto dove vende i prodotti proprio che fanno, ma con un aiuto importantissimo perché lei non era esperta, avevano un'azienda agricola che era stata venduta, cioè che era stata abbandonata, non venduta,
e quindi chiede aiuto al papà che faceva invece il casaro, però in Slovenia, il quale si licenzia per darti una mano, perché lui in realtà è l'esperto, Lui è giusto? l'esperto, sì, io ero totalmente inesperta, non avevo proprio conoscenze, non avevo fatto proprio studi, avevo l'esperienza di mia nonna, di mio zio e di mio papà che avevano l'azienda prima, e il caseificio è tutta una professione di papà, quindi è lui che mi ha insegnato veramente tutto. Quindi una iniziativa che, anche se piccolina, ha un grande successo, il ritorno alla terra e ai prodotti genuini. C'è qualcuno che ti vuole mandare un messaggio, guardala dietro. Ciao Elisa, vedi che bella sorpresa che ti fa il papà, non ti aspettavi di vedermi così? Così mi sento ogni volta che te ne salti fuori con una delle tue pazze idee. Rimango con tanto di lingua fuori e gli occhi strabuzzati. No, volevo soltanto dirti che sono molto orgoglioso di te, del lavoro che stai facendo, della passione che ci metti, sia nell'allevare le nostre 20 ragazze, le nostre pezzate rosse, sia l'impegno che ci metti nel trasformare i prodotti, i nostri formaggi. Sono molto orgoglioso di te e non te l'ho mai detto, e spero che i tuoi sogni e i tuoi progetti si realizzino. So che ne hai molti ancora e sono orgoglioso di farne parte. Ciao, e le ragazze mi dicono di tornare presto, che stanno già facendo un po' meno latte del solito. Ciao. Una bella soddisfazione, sì, no? Sì, è vero. Noi giochiamo a questo tira e molla perché lui spinge in certe cose, io lo tiro indietro, io ho 1000 idee, lui no, resta coi piedi per terra, però abbiamo un equilibrio. Questo è giusto l'equilibrio, no? Il fatto che uno tira da una parte, l'altro però ti dà l'equilibrio. Quindi insomma ti verremo a trovare. Ricordami ancora dove siete. Allora, noi siamo in frazione Tiglio, in comune di 40 San Pietro abitanti c'hanno, cioè vi rendete conto? La gente viene apposta per noi perché non c'è altro. Non c'è altro, a proposito però Elisa, viene apposta per noi. Perché? Perché a un certo punto bisogna avere anche fortuna. Secondo me la fortuna sorride a chi ci crede. Questo è importante, perché tu hai fatto tutta questa cosa e poi è successo una cosa in particolare, un incontro in particolare che vi ha dato una bella spinta. Che cosa è successo? Abbiamo ancora qualche istante. Allora, praticamente Antonia Klugman è una famosissima chef, ha un ristorante stellato in Friuli, nella mia zona, e diciamo per sbaglio, perché lei porta la sua auto ad aggiustare da un meccanico, la figlia del meccanico è una mia cara amica e le produce zafferano con cui collaboriamo, facciamo anche le cacciottine allo zafferano. E le dice: Antonia, questa mia amica si chiama Elisa, da poco ha aperto un negozio di formaggi proprio qua vicino. C'è stato lockdown, ma 2 giorni fa ha riaperto, valla a trovare. E così Antonia Klugman viene nel mio negozio e io me la ritrovo lì. Io ho un negozio in una cantinetta, proprio una roba abbastanza spartana. E me la ritrovo lì e rimane anche stupita. L'hai riconosciuta subito? Mamma mia, sì, mi è venuto un colpo. Ho appena aperto e mi ritrovo già Antonia Klugman in negozio. E quasi mi vergognavo delle 2 o 3 cosette che avevo, e invece lei ha capito subito il valore che quei 2 o 3 prodotti che avevo nel banco frigo potevano avere, ha deciso di assaggiare tutto e poi diciamo che mi ha fatto parecchia pubblicità, perché da quel momento sono diventata la ragazza che dà i formaggi anche a Antonia Klugman, e quindi era già un valore aggiunto. Se piacciono a una che ne sa, evidentemente a una sono chef buoni. stellata evidentemente sono buoni, e gli chef stellati fanno sempre molta attenzione al valore del prodotto, quindi questa è una certezza. Io ti ringrazio tantissimo e ti faccio molti complimenti Elisa, avanti così, non demordere, Sempre, perché bisogna proprio andare avanti per la propria strada, e ti dedico il prossimo viaggio che ti riporta zona Stati Uniti, però andiamo ai Caraibi, andiamo alle Isole Vergini Britanniche, perché siamo già stati alle Isole Vergini Americane, ma non sono la stessa cosa, in comune hanno soltanto la bellezza. Partiamo! «40 isole di cui solo 15 abitate». Sono questi i numeri delle Isole Vergini Britanniche, un arcipelago lussureggiante immerso nel Mar delle Antille.
Le isole Vergini britanniche vennero abitate dagli indiani auraci che vi giunsero intorno all'anno 100 a.C. e furono successivamente conquistati, nel corso del 400, dalla bellicosa tribù dei Caribi. Il primo europeo a raggiungere l'arcipelago fu Cristoforo Colombo nel 1493, durante il suo secondo viaggio. Diede all'arcipelago il nome di Sant'Orsola e le 11.000 Vergini, che fu in seguito abbreviato in Las Vírgenes, da cui deriva la denominazione attuale. Le isole Vergini vennero contese da numerosi popoli del vecchio continente. Giunsero fin qui inglesi, olandesi, francesi, spagnoli, ma i territori dell'arcipelago divennero soltanto una sgangherata base per la pirateria del tempo. Il primo e più famoso bucaniere a veleggiare fin qui fu Sir Francis Drake, il leggendario pirata inglese che gettò le ancore con le sue navi nel 1585. La maggior parte delle BVI, termine con cui si abbreviano le British Virgin Islands, sono di origine vulcanica e ciascuna di esse custodisce una peculiarità che la mette in luce rispetto alle altre. Bianchissime spiagge e rigogliose montagne caratterizzano Tortola. Coralli impressionanti arricchiscono l'atollo di Anegada. Spettacolari formazioni rocciose sono le iconiche vedute di Virgin Gorda. Tortola è tra le isole più montuose dell'arcipelago e con i suoi 55 km quadrati rappresenta un terzo della superficie di tutte le terre. Long Bay è una tra le spiagge più belle dell'isola e ha mantenuto il suo aspetto primitivo. Vista dall'alto è ancora più suggestiva. Acqua cristallina, spiaggia lunga orlata di palme e vegetazione spontanea che si spinge fino al mare. Seguendo un sentiero impervio e non asfaltato, si raggiunge Smuggler's Cove. Questa baia è rinomata per la sua eccezionale barriera corallina, facilmente raggiungibile da terra, e per l'ottima visibilità. Tortola è disseminata di piccoli villaggi molto essenziali. Bomba Shack è un luogo di culto e ritrovo di surfisti, molti dei quali californiani. Non è un semplice bar, si regge in piedi a malapena, ma è un'istituzione a Tortola. Da Bomba, aperto 6 giorni su 7 dalla mattina all'alba del giorno dopo, si sta seduti con in mano spiedini di pesce e una bottiglia di birra aspettando l'alba e si chiacchiera. Niente di più. Questo è Cane Garden Bay, un paesino sulla costa nord di Tortola, affacciato su una baia molto invitante e approdo preferito per lussuosi yacht e barche a vela.
Il piccolo paese, l'unico in verità che possa definirsi tale, possiede un minuscolo ufficio postale, un cimitero molto spartano, diversi locali sulla spiaggia e ospita anche questa chiesa battista di recente costruzione, molto frequentata nei giorni di festa. Le isole Vergini britanniche sono caratterizzate da una natura incontaminata ed il nome che le accompagna dal 1493 le descrive perfettamente. Solo 15 isole dell'arcipelago sono abitate stabilmente e fin dai primi insediamenti ne sono stati tutelati ambiente e risorse naturali. Oggi l'attenta politica di protezione e l'istituzione del Parco Nazionale delle Isole Vergini Britanniche ha permesso di conservare inalterato il patrimonio delle foreste e di preservarne la flora e la fauna. Il complesso ecosistema di queste isole caraibiche è protetto da 20 parchi naturali, di cui 19 si sviluppano sulla terraferma, tra i resti dell'antica foresta pluviale, e si aggiunge un parco marino. La fama green delle Isole Vergini Britanniche è meritata. Non c'è affollamento di strutture ricettive, solo costruzioni ideate in perfetta armonia con l'ambiente naturale che le accoglie. L'arcipelago delle Isole Vergini Britanniche è uno dei migliori al mondo per veleggiare. Le 60 isole tra scogli emergenti e isole vere e proprie sono talmente vicine da permettere una navigazione a vista. Il mare è protetto da una vigorosa barriera corallina esterna. I venti sono costanti tra i 15 e i 20 nodi e gli approdi sono numerosi e ben attrezzati. Virgin Gorda è l'isola più particolare dell'arcipelago. Si raggiunge da Tortola con un servizio di ferry che naviga con qualsiasi condizione meteo. Quest'isola è conosciuta in tutto il mondo per una serie di colossali massi granitici che si adagiano tra le acque chiare di una piccola baia. Per raggiungere la spiaggia bisogna percorrere un viottolo scosceso, attraversare canaloni sormontati da enormi massi che chiamano The Cave. Si striscia, ci si china, si tolgono scarpe e maglietta e si scivola frequentemente tra rocce e licheni. Le grotte sono un suggestivo labirinto di corridoi, stanze buie e lagune. The Baths, letteralmente i bagni, sono delle piscine naturali con acque calme e trasparenti, circondate da grandi massi morenici che uno sull'altro compongono uno scenario insospettabile. L'altra bizzarra particolarità è che la sabbia possiede una colorazione bianca di tipo corallina, nonostante le rocce granitiche che circondano la baia siano scure e di chiara origine vulcanica.
A partire dagli anni 60 l'economia delle Isole Vergini britanniche, tradizionalmente basata sull'agricoltura, si è evoluta estendendo la vocazione rurale a servizi turistici e finanziari di alta qualità, trasformandosi in una delle aree caraibiche tra le più benestanti. Paradiso di velisti, di VIP in cerca di pace e di viaggiatori a vocazione ecosostenibile, le Isole Vergini britanniche hanno evitato con cura il turismo di massa, privilegiando chi davvero ama la natura e i suoi spettacolari paesaggi. In definitiva, la vera anima di questo arcipelago è la vita semplice dei suoi abitanti, la natura rigogliosa accompagnata dai ritmi lenti delle stagioni. E siamo sempre qui in diretta al Mondo Insieme. Fra pochissimo, tutti sappiamo che il 18 febbraio siamo atterrati su Marte con Perseverance, quindi fra pochissimo ci collegheremo in diretta con una delle scienziate che ha collaborato a realizzare questo piccolo grande sogno per l'umanità. Lei è Teresa Fornaro, ma dobbiamo avere un pochino di pazienza, c'è prima la pubblicità. Ce lo dice l'immagine che abbiamo alle nostre spalle, Marte, la scoperta di Marte, la conquista, qualcuno direbbe, di Marte. In realtà parliamo di qualcosa che sta accadendo sotto i nostri occhi, perché lo scorso 18 febbraio il rover Perseverance è atterrato sulla superficie di Marte. Ne ha parlato tutto il mondo, sono state tante le persone che hanno seguito questo emozionante atterraggio, io per prima l'ho seguito, no? Stavo lì, ho detto, oddio Dio, che cosa stiamo per vedere adesso? E sono in collegamento con la scienziata italiana che ha collaborato a questo atterraggio, in collegamento da Napoli, Teresa Fornaro. Ciao Teresa, grazie di essere qui. Salve, buona domenica. Allora, intanto tutti i più grandi complimenti, perché è una grandissima soddisfazione, credo, no? Per collaborare a questa scoperta di un mondo, di un nuovo mondo. Certo, è stata una grande soddisfazione, perché appunto il percorso fatto finora ha dato i suoi frutti e partecipare ad una missione attualmente appunto attiva sulla superficie di Marte è un sogno che si realizza. Allora, tutti i giornali hanno parlato di te, tu sei una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, però molte persone si sono anche chieste in che modo è nata questa collaborazione con la NASA. Certo, ho partecipato ad un bando della NASA per selezionare 13 scienziati che aiutassero il resto del team scientifico di 450 persone a realizzare importanti scopi per questo rover sulla superficie di Marte. Ho presentato un progetto che si basa sulla ricerca di molecole organiche che possono appunto indicare attività biologica. Questo progetto è piaciuto e è stato anche supportato dall'Agenzia Spaziale Italiana e da quella che è la mia attività pregressa nello studio di Marte. Infatti mi occupo di Marte dal 2011 con la missione ExoMars in particolare, che è una missione che volerà nel 2022 e che pure è di interesse astrobiologico, è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea in cui l'Agenzia Spaziale Italiana dà un grande contributo. E quindi appunto questa cosa ha valorato, perché appunto il mio progetto prevede anche di favorire la cooperazione tra gli scienziati europei e quelli americani a lungo termine, ecco. Soprattutto poi se parliamo della conoscenza di un altro pianeta, quindi è fondamentale questa cosa. Teresa, tu hai parlato, correggimi se sbaglio, lo studio di molecole che possano testimoniare la presenza di vita su Marte. Ma tu mi stai parlando di vita strapassata o di vita attuale? Allora, pensiamo che con maggior probabilità
stiamo parlando di vita estinta, ecco, e soprattutto perché Perseverance andrà a investigare la superficie. La superficie è un luogo inospitale per la vita perché è colpito dalle radiazioni provenienti dal cosmo, dal Sole, è arido, appunto non vi è più acqua allo stato liquido, vi sono ossidanti che degradano la materia organica, quindi appunto sulla superficie non ci aspettiamo, ma nella sottosuperficie è possibile che vi siano ancora delle forme di vita che siano sopravvissute in ambienti ancora abitabili, protetti dalla radiazione, ed è quello che appunto faremo poi nel 2022 quando lanceremo ExoMars, invece andrà ad investigare la sottosuperficie. Quindi per il momento cerchiamo appunto forme di vita estinte e nel futuro ci aspettiamo e speriamo appunto anche di cercare qualcosa, qualche traccia di vita presente. Teresa, ma c'è la remota possibilità che invece si scopra qualche forma di vita ancora presente? Stiamo parlando appunto di molecole, però, oppure l'avete già escluso? No, non escludiamo, ecco. Diciamo mai che... dire mai, insomma. Sì, mai dire mai, magari qualche batterio è ancora presente lì giù. Che è importante da sapere. Quello che invece mi piacerebbe tu riuscissi a farci capire, perché magari ti fanno tante domande scientifiche importanti, però in che modo si giustifica questa rincorsa a Marte? In passato c'è stata la gara per arrivare sulla Luna, adesso sembra che tutti siano lì che vogliono mettere i piedi su Marte, Cina, Emirati Arabi, Russia, Stati Uniti, Europa. Ma che ci sarà di così importante? Solo la conoscenza? Beh, questa corsa a Marte io direi ben venga, perché da un lato appunto questa corsa a Marte, oltre diciamo agli obiettivi scientifici, allo studio di questo pianeta che è stato così simile alla Terra nel passato e quindi potrebbe in qualche modo darci informazioni su quella che è stata anche l'origine della vita sul nostro pianeta, perché appunto ci sono delle rocce molto antiche che sono ben preservate su questo pianeta e che invece sono state cancellate sul nostro pianeta a causa della tettonica plate che ha proprio trasformato la superficie e ha alterato tracce di forme di vita passate, mentre appunto su Marte potremo appunto trovare queste tracce, questi fossili di una vita primitiva che sulla Terra non abbiamo più. E questo da un lato scientifico appunto è importantissimo. D'altro canto però la corsa allo spazio è importante pure perché ha delle ricadute tecnologiche notevoli, perché appunto bisogna sviluppare delle strumentazioni d'avanguardia, delle tecnologie avanzate per poter andare in un mondo così lontano, e queste poi si ripercuotono insomma sulla tecnologia che noi utilizziamo tutti i giorni. Quindi per la cui, crescita, appunto, la crescita scientifica. Teresa, l'ultimissima cosa ti domando, ma il rover, perché forse non l'ho capito io, forse non è stato così chiaro, il rover Perseverance che è atterrato su Marte, che riesce a comunicare queste foto, queste immagini, che mi sembra già incredibile che noi riusciamo a vedere quello che succede così distante, ma rimarrà lì o tornerà mai sulla Terra? No, Perseverance resterà su Marte, però c'è qualcosa che porteremo sulla Terra, perché con le operazioni che faremo con questo rover sulla superficie andremo proprio a prelevare dei campioni e li depositeremo in un altro luogo, sempre su Marte, e un successivo rover li andrà a prendere, quindi quelli che noi selezioneremo adesso poi verranno presi, portati in un razzo. Il razzo verrà lanciato in atmosfera marziana, un'altra missione ancora preleverà questi campioni dall'atmosfera marziana e li riporterà a terra. Tutto questo appunto ci permetterà di studiare nei nostri laboratori terrestri dei campioni marziani selezionati adesso con questo rover. Grazie, grazie tantissimo, sei la nostra bandiera. Teresa Fornaro, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è uno degli scienziati che sta collaborando a rendere conosciuto Marte. Grazie di cuore. Grazie.
Prossima partenza, luogo da sogno. Non ci siamo andati spesso, secondo me, se non ricordo male. Appennino Ligure, borghi incantati, non aggiungo niente, partiamo. L'Appennino Ligure, un territorio dove il verde di una natura rigogliosa fa da cornice a borghi che mostrano orgogliosamente i loro gioielli architettonici. Tutto a 2 passi dal mare. Il primo paese dell'entroterra che incontriamo nel nostro viaggio è Varese Ligure, uno dei più pittoreschi e caratteristici di questa zona dell'Appennino. Il paese è chiamato anche Borgo Rotondo perché nel XIII secolo il nucleo abitativo fu fatto edificare intorno al castello a scopo difensivo. Le case addossate l'una all'altra formarono così una grande ellissi, come una vera e propria fortificazione. Al centro si trova il Castello Fieschi, risalente agli inizi del 400. I Fieschi erano una delle più importanti casate feudatarie genovesi. La loro continua espansione li rese talmente potenti da portarli ad avere un ruolo determinante nella vita politica ed ecclesiale di allora e li condusse a uno scontro aperto con il comune di Genova. Per la sua tipologia, il borgo richiama la struttura tipica dei centri abitati medievali, raccolti intorno a un piazzale circondato da portici e sontuosi palazzi storici. Varese Ligure può vantare anche la bandiera arancione del Touring Club italiano, un riconoscimento che valorizza la qualità del territorio, dei prodotti, dell'offerta turistica, dell'impatto ambientale e della tutela del patrimonio storico. Qualcuno di voi starà pensando che questi sono dei biscotti, e invece si tratta di un tipo di pasta, i corzetti, tipici di questo paese. Su ogni disco di pasta, tramite uno stampo in legno, vengono impressi dei fregi, generalmente a sfondo floreale. Non si può lasciare Varese Ligure senza aver visitato l'antico ponte grecino risalente al 1515. Secondo la tradizione, fu fatto costruire per salvare l'antico quartiere dall'isolamento cui era relegato quando il torrente Crovana era particolarmente ingrossato dalle acque. L'Appennino Ligure, grazie al suo clima mite, all'influenza del mare e alle montagne non troppo elevate, è il terreno ideale per i castagneti, che ricoprono ben il 30% del territorio ligure. Liguria, terra di funghi. Potrà sembrare strano per una regione di mare dove è il pesce il principale protagonista, ma dai boschi di castagno nascono dei funghi porcini di alta qualità che vanno a impreziosire i piatti della tradizione ligure che potremmo così definire mare e monti. Da Varese Ligure in 17 km raggiungiamo i 956 metri del Passo del Bocco, uno dei 46 valichi dell'Appennino Ligure. Un cippo ricorda che il passo fu aperto nel lontano 1878 per favorire il collegamento tra la Liguria e l'Emilia-Romagna. Purtroppo, il Passo del Bocco è stato anche testimone di una tristissima vicenda. Lungo i suoi tornanti, nel 2011, durante una tappa del Giro d'Italia, cadendo, trovò la morte un giovane ciclista belga, Wouter Weiland.
Su queste verdeggianti montagne liguri termina la lunga catena appenninica. Sono circa 1500 i chilometri che dalla Calabria si snodano da sud verso nord su quella che viene definita la spina dorsale d'Italia. I valichi hanno sempre avuto un ruolo importante sia per il transito delle persone che per il commercio. Il passo della Scofera, ad esempio, rappresentò uno dei confini più prestigiosi per l'allora Repubblica di Genova. Nel piccolo borgo sorge il santuario Nostra Signora della Vittoria a Scofera, che risale al 1600. Distrutto e poi ricostruito più volte, nel 1918 fu dedicato a tutte le vittorie di guerra ottenute dagli italiani. Continuando il viaggio sull'Appennino Ligure, ci troviamo in mezzo a coltivazioni di ulivi. In questa zona particolarmente calda e soleggiata nasce un particolare tipo di oliva, quella taggiasca. L'olio extravergine di oliva taggiasca risulta essere molto delicato e fruttato, ideale per accompagnare i piatti della cucina ligure di terra e di mare, ingrediente fondamentale della dieta mediterranea. Il suo nome originale è Ocynum basilicum, per tutti il basilico, una delle piante aromatiche più utilizzate nella cucina italiana e autentico gioiello del territorio ligure. È nel pesto, il tradizionale condimento ligure, che il basilico esalta tutto il suo sapore e le sue caratteristiche aromatiche. L'Appennino Ligure racconta anche della guerra di liberazione. Furono infatti molti i partigiani che combatterono su queste montagne, dove alcuni persero anche la vita per la libertà di questa terra straordinaria. Se pensiamo che il nome Campo Ligure deriva da Campus Romano, ovvero un insediamento fortificato del III secolo d.C., possiamo allora immaginare quale sia la lunghissima e prestigiosa storia che ha vissuto questo paese dell'entroterra ligure. Il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presenti nei piccoli centri abitati sono le condizioni per essere annoverati fra i borghi più belli d'Italia, e Campo Ligure è sicuramente meritevole di questo titolo. Un invito ai turisti e ai viaggiatori a fermarsi qui e andare a scoprire i segreti e la bellezza di questo paese. È camminando nel centro storico che ritroviamo lo spirito autentico di Campo Ligure, fra botteghe colorate da frutta e verdura e i carruggi, i tipici vicoli stretti che caratterizzano i paesi della Liguria. Si chiamano carruggi perché la loro larghezza era poco più di quella di un carro. Visitiamo un museo molto particolare dedicato alla filigrana. Nel 1884 il maestro Antonio Olivieri apriva un laboratorio per la lavorazione dei fili d'oro e d'argento che attraverso le mani dell'artista si trasformavano in preziosi monili di oreficeria. Molti seguirono l'esempio di Olivieri e nell'arco di poco tempo a Campo Ligure le botteghe artigiane divennero ben 33. Dal centro storico un viottolo ci conduce all'elemento simbolo di Campo Ligure, il castello. Sul portale d'ingresso una scritta recita «Feudo imperiale Campo Freddo». La datazione del castello è risalente al Medioevo, fra il XII e il XIII secolo, in quanto fu distrutto e ricostruito più volte a causa delle frequenti battaglie per la conquista del paese e per il possesso dei territori circostanti.
In questo lungo girovagare fra natura, storia, cultura e sapori non poteva mancare come ultima tappa una sosta a Sassello, un piccolo paese dove fin dall'Ottocento si produce il famoso amaretto, un biscotto morbido dall'inconfondibile gusto dolce amaro delle mandorle conosciuto e apprezzato in tutta Italia. Resistere alla sua bontà è impossibile. Ed è con questa dolcezza che terminiamo il nostro viaggio sull'Appennino Ligure. Un viaggio che è stata una vera esperienza di emozioni e sapori, a 2 passi dal mare. E sono qui con la splendida coppia, finalmente, Floris e Nu, seguitissimi sui social, che hanno fatto questo viaggio che stiamo ormai seguendo da un po' di tempo, in treno. Grande successo, eh? Tutti si sono appassionati al vostro viaggio, che non è però stato tutto oro, no? Non è tutto oro quel che luccica. No. Avete avuto anche qualche problemino? Ci sono stati degli imprevisti, in effetti, sì. Però non è finito, ovviamente oggi nel corso della puntata vedremo ancora il seguito. Credo è l'ultima tappa, se non sbaglio, o no? No, non ancora. Ah, no, allora. Oggi stiamo attraversando la Russia per attraversare. Oggi bella tosta. Però adesso, prima di fare brevemente 2 chiacchiere con loro, vi voglio raccontare, non io, loro, quello che insomma non è andato sempre per il verso giusto. Guardate, qualche difficoltà nel corso del viaggio durato? 44 giorni e 44 treni. 44 giorni e 44 treni, guardate. I looked high up at the airplane and I thought of all the places. Lungo i nostri 20.000 km in treno, fra luoghi e chiacchierate con nuovi amici, abbiamo incontrato davvero centinaia di cose curiose, particolari. Fra Portogallo e Spagna, Nu, ad esempio, non è riuscita a godersi la sua bevanda preferita una sola volta. Signore e signori, vi presento il mio caffè macchiato. Ma non è detto che il caffè italiano è un linguaggio universale, che tutti lo Mi sembra che non sia macchiato. Se a cena chiedi un caffè macchiato ti portano un cappuccino. Se chiedi un cappuccino ti portano un caffè latte. Non ho capito. Ho capito che nella penisola iberica con l'espresso Non ci siamo. macchiato non ce la possono fare. Non so più cosa chiedere. A Parigi una fila di bimbi ha attirato la nostra attenzione. Avvicinandoci abbiamo realizzato stessero aspettando di entrare in un mondo virtuale fatto di 1000 animali della savana e non solo. In pratica i partecipanti vengono invitati a prendere posto e comodamente seduti indossano dei caschi speciali che li faranno entrare in un mondo tridimensionale dove conosceranno gli animali. Che è una cosa fantastica perché non vedranno animali in gabbia. Ed eccoci a Copenaghen, dove in questo mercatino proviamo a farci un'idea dei prezzi della frutta e della verdura. Qui abbiamo l'uva, 250 grammi di uva costano quasi 3 euro e il pomodoro ha un quarto di chilo, quindi 250 grammi di pomodoro, 20 corone, ossia tipo 2,70 euro all'incirca, 2,70 euro per 250 grammi di pomodoro, cioè 10 euro al chilo. Quante esperienze straordinarie si fanno in un viaggio! E questo nonostante girare il mondo in treno a volte ti metta dinanzi a problemi di ogni sorta. Non c'è un posto per sedersi. Non esiste. Treni persi per colpa di eventuali ritardi, conseguenti ore seduti per terra quando magari trovi addirittura una stazione con qualsiasi bar o altro locale chiusi, spuntini veloci e poco comodi, e magari quando trovi un punto ristoro a bordo, ecco che... E questo è il piatto di 9 euro. Ognuna di queste carotine sono tipo 30 centesimi. E insomma
Insomma, avete visto che quando dico non è tutto oro quel che luccica non esagero, perché in treno qualche difficoltà l'avete avuta. Ma chi è che mangiava lì per terra? Ma senza limiti. Pur di mangiare, anche per terra. Mancanza di igiene anche. No, c'era il piatto. C'era il piatto. L'igiene dice L'igiene questo. in questo viaggio, ce lo siamo dimenticati. Sì, Allora, in treno pregi e difetti. Allora, difetti, mancanza di igiene, come ti dicevo, mancanza di privacy, di pulizia. Pregi, guardare fuori dal finestrino è da sognatori, è una cosa bellissima. Socializzare, il treno ti porta a socializzare. Quando uno affronta un viaggio in treno, non tipico come può essere da noi di 2-3 ore, ma bensì di 15 ore, 20 ore, 36 ore. O parli o parli. O parli o parli. E quindi anche se trovi persone in altri stati che non parlano la tua lingua, ma neanche